pare che ci siano. Sì. Mi scorderò un attimo di nuovo là. Segue il wifi. L'ho appena disattivato. Ok. Non so cosa vuol dire. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3.
Iniziamo a chiamare, per favore. Iniziamo a chiamare? Sì, sì. Signori, prendete posto che si inizia, veloci. Non si fanno gesti in aula, consigliere.
abbiamo fatto una conferenza dei capigruppo molto proficua. Approfitto per ricordarvi nuovamente che le convocazioni dei consigli sono nel giorno 30 di giugno, poi 7, 14, 28, 29 e 30 luglio. 7, 14, 28, 29 e 30 luglio. Non è escluso che si decida soprattutto il giorno 14, vi ripeto i giorni? Il 30, 6, il 7, il 14, il 28, il 29 e il 37. Allora, sugli orari confermiamo le 14:30, però non può non essere escluso che si faccia la scelta il giorno 14 di farlo dal mattino, dalle ore 10, perché quel giorno sarà l'ultimo giorno utile per fare le nomine, sono una decina di nomine importanti con più votazioni e quindi potremo approfittare anche della convocazione in mattinata. Quindi avviso già i due presidenti delle commissioni del martedì che magari quella mattina del 14 luglio non si faranno commissioni o le si possono fare dalle 6 del mattino alle 10. Vi ricordo che 28, 29 e 30 abbiamo anche il consuntivo e l'assestamento. Fate attenzione, punto 1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale. Prego, finisco. Tutti tranne il 14, sì, ma anche il 14 fino a comunicazione resta pomeriggio. Sì, nel senso che ancora ne abbiamo parlato nei capigruppo. Quindi il verbale della 16ª seduta pubblica di martedì 9 giugno 2026. Punto 2. Hanno comunicato il congedo Alessio Morosin, Giampaolo Trevisi e Eleonora Mosco. Punto 3. Interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco di interrogazioni e interpellanze legato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Vi ricordo fra l'altro come notizia che abbiamo agli atti, ne abbiamo discusso con i vostri capigruppo, 120 mozioni. Punto 4. Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze. Interrogazione e risposta immediata numero 22 del consigliere Sumschi, avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria in Veneto e preoccupazioni dei cittadini, operatori e consumatori. Risponde l'assessore Gerosa. Prego, assessore. Ah, scusi, assessore. Prima c'è l'illustrazione, perdoni, assessore. Consigliere Sumschi, se vuole illustrare, prego. Beh, molto semplicemente, diciamo, eravamo a marzo, quindi erano uscite le prime notizie anche date dall'assessore Bonda alla Fiera Agricola, avevamo chiesto notizie dettagliate e precise sulla tipologia di vaccinazione, l'entità, come veniva svolta, quale sicurezza, cosa veniva utilizzato dal punto di vista delle immunizzazioni, le limitazioni che c'erano, la durata. Sono passati 3 mesi, poi si è scatenato l'inferno, quindi insomma la risposta immediata è un pochettino tardiva. Grazie, prego assessore Gerosa. Grazie Presidente. Allora, in riferimento all'interrogazione del consigliere Zumschi Lovat, ricordo che il Ministero della Salute, con dispositivo protocollo del 19 settembre 25, avente per oggetto influenza aviaria ad alta patogenicità, dispositivo dirigenziale recante programmazione degli accasamenti in alcuni stabilimenti di tacchini posti nelle zone B, di cui all'allegato B del DM del 30 giugno 2023 delle regioni Lombardia e Veneto, ha trasmesso la proposta di progetto strategico per la gestione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia. Nel corso di 2 riunioni distinte, una tenutasi il 2 dicembre e l'altra il 16 dicembre dell'anno scorso, il Ministero della Salute ha presentato alle associazioni del settore avicolo e alle regioni la proposta di piano di vaccinazione nazionale nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità da adottare a partire da quest'anno. In una riunione tenutasi poi il 31 marzo del 2026 tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute e le associazioni del settore avicolo, quest'ultime hanno proposto, in alternativa al citato piano di vaccinazione nazionale, l'adozione di un progetto pilota di vaccinazione per l'HPI al fine di effettuare un preventivo stress test
quindi progetto pilota quale stress test, per l'applicazione di un futuro progetto di vaccinazione su larga scala, con l'obiettivo di assicurare la funzionalità del sistema in tutti i suoi aspetti, nonché conoscere con debito anticipo le richieste dei paesi terzi importatori in riferimento agli animali vaccinati. Il Ministero della Salute successivamente, con una nota di protocollo del maggio di quest'anno, dal titolo dispositivo dirigenziale concernente l'attuazione di un progetto pilota di vaccinazione per l'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5 in alcuni stabilimenti situati in aree a rischio del territorio nazionale, ha poi successivamente approvato il progetto pilota che troverà applicazione in un'area ristretta del territorio nazionale e coinvolgerà un numero limitato di allevamenti, di tacchini da carne e ovaiole per la produzione di uova da consumo. 5 in totale queste istituzioni, e sarà finalizzato a raccogliere dati e conoscenze che consentano poi di adottare in futuro un progetto di vaccinazione per HPAI su larga scala, quindi su scala nazionale. L'Unione Europea ha autorizzato l'impiego di vaccini che, secondo le valutazioni dell'European Medicine Agency, EMA, sono compatibili con una strategia DIVA, Differentiating Infected from Vaccinated Animals, e hanno dimostrato efficacia nei confronti dei virus HPAI attualmente circolanti. Sulla base degli studi scientifici esaminati nel corso della procedura di autorizzazione, l'EMA, quindi l'Agenzia Europea, ha inoltre concluso che tali vaccini non comportano rischi né per la salute degli animali né per la salute dell'uomo. Grazie Assessore. Consigliere Zumschi. Relazionato, diciamo, quello che abbiamo visto anche noi il 5 di maggio, quando è comparsa una nota, ma in questo caso diciamo che l'appellarsi all'autorizzazione dell'EMA, visto quello che abbiamo visto nell'autorizzazione che riguarda il Covid, non è proprio tranquillizzante al 100%. Noi non siamo di quelli che fanno gli allarmismi a tutto conto, credo che una risposta data per tempo avrebbe permesso anche di calmierare determinate allarmismi che si sono ingigantiti, che oggigiorno stanno diventando delle autentiche disfide, e quindi sul piano temporale diciamo che non possiamo essere contenti e nemmeno soddisfazione di quali sono i vaccini impiegati, perché taluni sono vettore virale. È vero che sono dal 2012 per quanto riguarda l'utilizzo nel campo degli animali, però alcune osservazioni fatte avrebbero necessitato di una procedura che fosse un po' più messa a conoscenza di chi rappresenta una parte della popolazione per tempo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Luisetto per fatto personale. Ordine dei lavori, scusa. Grazie Presidente, volevo chiedere un'informazione. Con il consigliere Del Bianco noi abbiamo presentato un'interrogazione di tenore diverso ma sullo stesso tema. Nella passata legislatura ricordo che venivano abbinate quando, o comunque si potevano discutere, ovviamente avendo una richiesta diversa, ma il tema era quello. Volevo capire se ci fosse la stessa determinazione per questa nuova legislatura o se verrà discussa separatamente più avanti, perché ho visto che oggi non è in ordine del giorno. Ma per capirsi, aveva lo stesso tenore? E la richiesta era un'altra, però il tema era assolutamente la vaccinazione aviaria, era lo stesso. Assessore, prego. Allora, il tema era lo stesso, però c'erano delle puntualizzazioni leggermente diverse, quindi risponderemo a questa direttamente. Grazie Assessore. Punto 4. No, l'ho già fatto. Interrogazione risposta immediata numero 25. Della consigliera Luisetto, linea di indirizzo per la prescrizione e la fornitura di ausili in dimissione ospedaliera dell'azienda 7 Pedemontana. Discriminiamo i caregiver, risponde l'assessore Gerosa. Prego consigliere. Grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda delle linee guida che il 5 luglio del 2024 l'UIS 7 ha adottato rispetto alla prescrizione e fornitura di ausili in dimissione ospedaliera e che
dovrebbero, a nostro avviso, seguire quella che è la disciplina più ampia. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2017, che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, elencando quali sono gli ausili su misura e di serie inseriti e che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare, prevede all'allegato 5 una disposizione molto chiara a nostro avviso. Al punto 18.12 dice: relativamente in particolar modo ai letti e accessori correlati, che devono avere caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno di chi se ne prende cura, dell'assistente appunto nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Cosa vuol dire? Che l'ausilio deve aiutare sia chi è fragile ma anche il caregiver e chi se ne prende cura. Con queste linee guida, invece, quelle dell'ULSS 7 Pedemontana del 2024, le limitazioni c'è scritto testualmente al punto 4: le limitazioni del caregiver non danno diritto al letto elettrico, in quanto le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene citato sono relative ai pazienti e non ai familiari. Peccato che lo stesso DPCM invece faccia specifico riferimento ai caregiver dicendo che sono parte attiva della cura e quando si parla di ausili e di letti deve essere destinatario di facilitazioni. Allora la richiesta è, visto quanto previsto dal DPCM e dalle linee guida, se l'assessore ritenga che queste linee di indirizzo rispettino il decreto oppure siano, come invece noi riteniamo, contrapposte in aperto contrasto. Grazie consigliera, prego assessore. Grazie Presidente. Allora, in riferimento all'interrogazione della consigliera Luisetto, premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei LEA ricomprende e declina tra i diversi LEA all'articolo 17 l'assistenza protesica da erogare a livello distrettuale e suddivide all'allegato 5, già citato, nomenclatore, le protesi, ortesi e ausili tecnologici in 3 elenchi, ovvero l'elenco 1, elenco 2A ed elenco 2B. Quest'ultimo, denominato dispositivi di serie pronti per l'uso, contiene ausili tecnologici di fabbricazione continua di serie che non richiedono applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, quali sono gli ausili oggetto della presente interrogazione consigliare. La Regione del Veneto, con una DGR 717 del 22 giugno 2023, ha approvato le linee di indirizzo regionali per l'erogazione di protesi, ortesi e ausili in assistenza protesica, di cui è relativo allegato A, licenziate dal tavolo regionale per l'assistenza protesica, in considerazione dei compiti allo stesso attribuiti dalla DGR 850 del 13 giugno 2017, definendo nello specifico tutti gli aspetti del processo di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei dispositivi di assistenza protesica ai sensi del citato DPCM del gennaio 2017. Inoltre, con tale deliberazione, le aziende sanitarie del Veneto sono state incaricate del recepimento, con proprio provvedimento, delle succitate linee di indirizzo, nonché dei moduli per la compilazione del piano riabilitativo assistenziale individuale e per l'autorizzazione alla fornitura dei prodotti prescritti. Le linee di indirizzo regionale, peraltro sopra richiamate, nulla stabiliscono in ordine a limitazioni nell'erogazione di protesi e ausili. Tutto ciò premesso, si conviene che il DPCM del gennaio 2017, con riferimento alla fattispecie di cui trattasi, letti punto 18.12 dell'elenco 2B del nomenclatore, precisa che le relative caratteristiche devono essere tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione, quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa, e individua dispositivi sia oleodinamici che elettrici. Bene, per quanto riguarda l'azienda ULSS 7 Pedemontana, si fa presente che, come dallo stesso comunicato tramite posta elettronica ordinaria, a seguito dell'interessamento della Direzione Farmaceutico-Protesica a dispositivi medici competenti in materia, sono in corso di revisioni le vigenti modalità operative per la prescrizione e fornitura degli ausili in dimissione ospedaliera, con conseguente superamento della criticità segnalata con la presente interrogazione. Grazie consigliera, prego. Grazie Assessore, sono contenta che si ponga rimedio a quella che è stata secondo me una diseguaglianza, una criticità importante e che ho inteso sollevare con questa interrogazione, e spero appunto che questa revisione abbia tempi brevi, perché
credo che sempre di più, se assumiamo, e in questo Consiglio abbiamo scelto insomma di farlo, anche la posizione e il punto di vista di chi si prende cura, poi nel momento in cui dobbiamo fornire ausili e invece non lo consideriamo, abbiamo aziende ULSS che fanno il contrario, diventi veramente anacronistico e fuori logica. Spero altresì che non ci siano altre direzioni ULSS che in passato abbiano preso decisioni di questo genere, adesso verificherò e sono contenta che si stia provvedendo a rimediare a seguito di questa segnalazione. Grazie. Grazie. Ieri numero 26 del consigliere Cunegato sulla mancata copertura del percorso pedonale esterno dell'ospedale di Sant'Orso Vicenza e sull'accessibilità degli utenti con disabilità e mobilità ridotta presso la struttura dell'U7 Pedemontana. Risponde l'assessore Gerosa. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Voi sapete che l'ospedale di Sant'Orso è nato con un project financing che ci costa milioni di euro. Adesso io ho fatto l'accesso agli atti, è una specie di pedemontana ante litteram, un sacco di soldi dei contribuenti che vanno a finire nelle tasche dei privati. Ecco, tuttavia è stato anche progettato male, perché non è possibile, quando si parla di un ospedale, quindi non di un villaggio turistico, che ci sia un'entrata fatta di grandi scalini. Ecco, le persone che hanno difficoltà motorie o delle persone con disabilità motorie, e stiamo appunto parlando di persone che vanno all'ospedale, possono entrare solo attraverso una rampa. Questa rampa è ripidissima e già questo è un problema di accessibilità. Una persona con disabilità mi ha detto con grande ironia, insomma, per entrare in ospedale con quella rampa ci vuole un atleta paralimpico. Non solo questo, quindi, non solo le persone con disabilità non riescono ad entrare in autonomia perché la rampa è ripidissima, hanno sempre bisogno di qualcuno che li aiuti, ma questa rampa non ha neanche una copertura, non ha neanche una pensilina, per cui le persone che entrano di lì, nel caso in cui piove, si bagnano anche. Quindi ecco, noi chiediamo davvero che la Regione ci dica cosa pensi. Noi crediamo, e insomma da anni lo diciamo, che come prima cosa sia indispensabile garantire almeno una rampa in questa pensilina, ma che sia anche necessario pensare ad un ascensore, perché il diritto di accesso per tutti all'ospedale io credo che sia un principio condiviso da tutti. Sarebbe veramente un ascensore sociale questa volta. Grazie. Prego, assessore Gerosa. Grazie Presidente. Condivido con il consigliere Cunegato la necessità di garantire l'accesso, soprattutto alle persone disabili. Fatta questa premessa, ricordo che l'ospedale di Sant'Orso, attivo dal 2012, è stato progettato prevedendo una duplice modalità di accesso per le persone con disabilità o ridotta mobilità. Un primo accesso in corrispondenza del corpo d'ingresso principale a est, garantito dalla rampa esterna, realizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di barriere architettoniche. Un secondo accesso è garantito alla quota del parcheggio senza sbalzi di quota, sul lato sud dello stesso corpo d'ingresso principale, in corrispondenza dell'atrio della sala conferenze, direttamente collegato poi all'atrio principale dell'ospedale, posto al piano superiore tramite le scale mobili ed un ascensore. Tale secondo accesso è coperto da una pensilina, il parcheggio limitrofo è dotato di posti riservati per le persone con disabilità. L'ingresso, posto sul lato opposto all'ingresso principale, quindi ad ovest, è un ingresso di servizio riservato al carico e scarico delle merci. Al fine di rafforzare la garanzia di sicurezza e di accessibilità a tutti gli utenti della struttura ospedaliera di Sant'Orso, l'azienda ULSS Pedemontana ha già avviato una triplice progettualità. Da una parte la realizzazione di un ascensore dedicato alle persone con ridotta mobilità, collocato a ridosso dell'ingresso principale, alternativo alla rampa di accesso esistente. 2. La realizzazione di una tettoia di copertura della rampa di accesso per garantire la sicurezza degli utenti in caso di intemperie. E infine l'implementazione dei posti auto riservati alle persone con disabilità in corrispondenza del secondo accesso. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, provvederà a valutare e a sostenere dette progettualità, nonché a monitorarne l'avanzamento dei lavori, verificando altresì che l'azienda ULSS Pedemontana garantisca il rafforzamento, anche con idonea segnaletica, della percepibilità da parte dell'utenza del secondo ingresso,
che già garantisce un duplice sistema di accesso protetto al piano principale dell'ascensore, quindi dell'ospedale, quindi con ascensore e scale mobili. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Cunegato. Sì, grazie Assessore per la risposta, sono contento insomma, che sosteniate questa progettualità e in realtà anche nella stampa l'ULSS aveva già insomma, in seguito alla mia interrogazione detto di voler intervenire, quindi insomma, grazie, è una buona cosa per tutti. Grazie. Interrogazione numero 27 del consigliere Montanariello, maxi impianti di accumulo Battery Energy Storage System BES su zone agricole tra Campagna Lupia e Dolo, Venezia. La Giunta regionale intende adottare una disciplina regionale chiara a tutela di ambiente e cittadini? Risponde l'assessore Bitonci. Prego, consigliere Montanariello. Grazie Presidente. Recentemente è stata presentata alla Regione Veneto una domanda per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico famosi BESS, nel comune di Campagna Lupia, che comprende anche alcuni tratti del comune di Camponogara e Dolo, con una sottostazione elettrica e un cavidotto interrato fino alla stazione di San Brusson. L'intervento insiste su un'area in parte agricola di circa 4 ettari in un contesto territoriale di pregio sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Secondo quanto riportato dalla stampa, l'amministrazione locale ha espresso forte contrarietà al progetto, evidenziando criticità legate alla localizzazione e alla mancanza di adeguato coinvolgimento degli enti locali, ma soprattutto a causa della tutela della salute dei cittadini. Considerato che i sistemi di accumulo elettrochimico costituiscono infrastrutture rilevanti per la sicurezza e la stabilità della rete elettrica, ma comportano trasformazioni permanenti del suolo e potenziali impatti ambientali e paesaggistici. Si registra un aumento significativo di proposte progettuali analoghe in assenza di quanto pianificatorio regionale specifico e vincolante per impianti BES. La normativa nazionale demanda alle regioni l'individuazione delle aree idonee e non idonee, senza disciplinare in modo puntuale la localizzazione di impianti di accumulo non connessi alla rete idrica. Rilevato che la conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta ha espresso preoccupazioni per la concentrazione di progetti energetici in ambiti agricoli e sensibili, si chiede un intervento organico da parte della Regione Veneto. Per questo si interroga la Giunta per sapere se intende adottare quanto prima un quadro normativo pianificatorio che disciplini in modo specifico la localizzazione degli impianti BES, individuando criteri chiari e vincolanti e definendo aree idonee e non idonee al fine di tutelare il territorio agricolo, il paesaggio e garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali nei processi autorizzativi. Grazie. Grazie consigliere. Prego, Assessore Bitonci. Grazie Presidente, grazie consigliere. Intanto si rappresenta in via preliminare che allo stato attuale, ovviamente di Giunta, non risulta depositata agli uffici regionali competenti alcuna istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 9 del decreto legislativo 190 del 2024, relativa alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico, chiamato BES, nel territorio del comune di Campagna Lupia, con relative opere connesse all'interessamento per i comuni di Camponogara, Dolo e San Brusson. Trattandosi di un procedimento amministrativo di competenza, ovviamente del MASE, la Regione Veneto, in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11 e 12 del decreto legislativo 190, sempre del 2024, è attualmente impegnata nella definizione del quadro di riferimento per l'individuazione delle aree maggiormente vocate alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo BES, co-ubicati e nella configurazione stand-alone, che vuol dire autonomo. Nel dettaglio, con DGR 358 del 13 maggio 2026, la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare e rapporto ambientale preliminare delle PIZAT, cioè piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo co-ubicati al fine dell'avvio dell'iter e della procedura di VAS, che è la valutazione ambientale strategica.
A seguito della determinazione motivata della Commissione regionale per la VAS sul rapporto preliminare, la Giunta adotterà il piano in questione, pensiamo entro luglio, che sarà successivamente trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Le zone di accelerazione sono state individuate attraverso un percorso tecnico interdisciplinare che considera lo sviluppo delle fonti rinnovabili, tutela paesaggistica, equilibrio territoriale, privilegiando contesti urbanizzati, produttivi e degradati, così da limitare il consumo di suolo e ridurre l'impatto sugli ambiti di maggior pregio ambientale. A breve, inoltre, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale per l'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia di fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo BES, anche nella configurazione stand-alone, quindi autonomo. Sia l'individuazione delle aree idonee che la definizione delle zone di accelerazione sono espressamente previste tra le azioni prioritarie individuate dal nuovo piano energetico regionale del Veneto, approvato con delibera del Consiglio regionale nel marzo 2025, e devono conformarsi alle strategie operative e agli indirizzi programmatori e invii definitivi. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, prego. Sì, grazie Presidente. Ma guarda Assessore, gli impianti sono due, una è in via ministeriale, una è passata attraverso l'ente. Dico un po' come stanno le cose perché è anche giusto, insomma, a chi ci segue da casa ricordare tutto. Noi siamo in forte ritardo su questo perché dobbiamo dirlo, la Regione Veneto nella scorsa legislatura ha fatto un pastrocchio magistrale su questo, tant'è che siamo forse l'unica regione d'Italia che è scoperta ad una normativa, cioè arriva il progetto di legge presentato dal consigliere Bet, arriva questo progetto di legge che era tutto il contrario di tutto, finché il consigliere Bet non arriva in commissione con un emendamento che era il cambio di tutto il progetto di legge con un unico emendamento. In quei giorni abbiamo detto stai un po' fermo perché tra un po' esce il decreto nazionale. Noi facciamo questo progetto di legge dove diamo 50.000 euro alle province e città metropolitane per individuare le aree idonee, sapendo che le aree idonee poi non dicono quelle non idonee che non puoi metterlo, perché c'è un livello all'interno delle aree idonee dove la legge dice che è sconsigliato, no, che è vietato, e tra l'altro ci sono alcune province come Padova che mettono il 90 e passa di aree non idonee, però che non vuol dire che non puoi metterli, vuol dire che c'è una classifica, quindi tu sostanzialmente non è idonea ma quella percentuale. Cosa succede? Che arriva il nuovo decreto, e chiudo tanto per fare nome e cognomi, chiediamo in terza commissione di recepirlo e in terza commissione non viene recepito perché in quel momento il presidente Marco Andreoli era passato dalla Lega a Fratelli d'Italia e quando c'era la commissione la Lega a volte gli faceva mancare il numero legale, così non si poteva andare avanti con i lavori e quindi dice non lo porto neanche. È arrivata una nuova legislatura, stiamo ancora discutendo, siamo una regione scoperta da questo, la risposta che le dà Assessore, io ho piena fiducia in lei, ma ho dubbi, non sarà così. Chiudo Presidente, perché nel individuare le aree con una norma nazionale fatta in questo modo voi dovete specificare quali sono le aree non idonee e perché. Non potete individuare le aree idonee e dire perché. È diametralmente opposto a quello che ha detto lei il concetto e per questo io credo che dovevamo farci vedere nella conferenza Stato-Regioni spiegando che ci sono delle regioni come le nostre dove non siamo contro il futuro e le energie da fonti non fossili, ma ci vuole solo in una regione che parte dalla laguna e arriva fino alle Dolomiti un po' di contezza e gestione autonoma del territorio per poter dire che tutte le regioni non sono uguali e tutti i territori hanno delle bellezze da difendere. Consigliere. Grazie. La parola al consigliere Cunegato per la sua interrogazione. Grazie Presidente, noi siamo a fianco dei cittadini di Isola Vicentina dove si vuole costruire un altro impianto di trattamento di rifiuti inerti che prevede di smaltire 800 tonnellate al giorno e prevede che ci siano 54 camion che passino ogni giorno. Ecco, in questo comune c'è già un impianto di questo tipo. Questo impianto è vicino alle abitazioni e si è costituito un comitato, cioè i cittadini
temono per un aumento delle polveri e un aumento delle emissioni. Non solo, lì vicino ci sono delle aziende, c'è una zona industriale e anche le aziende si sono scagliate contro questo impianto. Ci sono delle aziende che lavorano nell'alimentare che rischieranno di perdere gli audit e quindi dei clienti se si fa un impianto di questo tipo in quel sito lì. Il sindaco, che è di centrodestra, anche lui si è schierato contro a questo impianto. C'è una questione che riguarda anche la tutela delle acque, perché poco distante ci sono le risorgive del fiume Bacchiglione. Ecco, quindi i cittadini, il sindaco, le aziende, chi cerca di tutelare l'acqua, che è un bene prezioso del quale dipende la nostra salute, si sono schierati tutti contro questo impianto. Noi sappiamo bene che la valutazione di impatto ambientale è in capo alla provincia e tuttavia sappiamo che invece la responsabilità sulla salute dei cittadini è in capo alla Regione. Quindi facciamo questa interrogazione per capire se, secondo la Regione Veneto, ci sono tutte le condizioni per la tutela con questo nuovo impianto, un altro uguale nello stesso comune, dell'aria, dell'acqua e del suolo. Grazie. Grazie consigliere. La replica all'assessore Giarosa. Grazie. Allora, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti inerti a Isola Vicentina, come correttamente indicato nell'interrogazione, è attualmente oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale di livello provinciale, provincia di Vicenza. L'iter, che segue fasi e tempistiche definite dalla normativa di settore, si trova al momento nella fase preliminare di valutazione della completezza documentale e proseguirà successivamente con ulteriori attività istruttorie, inclusa la valutazione sui possibili impatti per la salute. In tale fase l'azienda Unsotto Berica, competente per territorio e già sentita per le vie brevi, assicurerà tutte le valutazioni necessarie al fine di tutelare, come ben sottolineato dal consigliere Cunegato, la salute dei cittadini, che è capo esattamente al sistema sanitario regionale. Tale attività costituisce infatti un livello essenziale di assistenza, per la precisione un LEA B4, tutela della salute e dei fattori di rischio presenti in ambienti di vita, valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizione ai fattori di rischio ambientale, ma ancor di più rientra perfettamente in quell'ambito della Carta di Padova, in Universum Salus, che mette in stretta correlazione la salute umana con la salute animale e con la salute ambientale, quindi in un intero ecosistema. Quindi vigileremo. Grazie. Grazie. Replica il consigliere Cunegato, rispettando i tempi. Grazie. Sì, ecco, mi aspettavo anche una presa di posizione della Regione, dico solo che sta succedendo qualcosa di inedito, di nuovo nei nostri territori, cioè i veneti si sono stancati di sacrificare la salute sull'altare di una logica del profitto fine a se stesso, è successo lì vicino col caso Safond e anche qua c'è una mobilitazione. Insomma, speravo che la Regione prendesse una posizione, ho capito che aspetterà le valutazioni che si faranno all'interno della via. Ecco, spero vivamente che, visto che siamo in democrazia, le istanze dei cittadini, del sindaco e delle aziende di un territorio che vogliono preservare la salute e l'ambiente vengono ascoltate. Grazie. Grazie consigliere. Allora, punto 5, viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e risposta scritta iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 111,4 del regolamento. Passiamo ora al punto 6, proposta di legge di iniziativa dei consiglieri. Mancano le interrogazioni, non sbaglio, c'erano a programma, c'erano interrogazioni e risposta scritta e forse è un elenco che viene allegato, non abbiamo la risposta. Ne parliamo però al microfono per cortesia. Ok, viene dato per letto. Punto 6, proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron, Mantauro, Bedin, Rigo, Szumski, Barbera, Brescaccin relativa all'istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto. Questo è il progetto di legge numero 13. Quindi darei la parola al consigliere Bozza per la relazione della terza commissione. Relatore. Consigliere Bozza, prego. Grazie Presidente.
L'olivicoltura rappresenta un elemento fondante del patrimonio agricolo e paesaggistico italiano, costituendo non solo una risorsa economica di primaria importanza, ma anche un tratto distintivo della cultura e delle tradizioni rurali del Paese. Con oltre 1,1 milioni di ettari coltivati, la produzione olivicola nazionale è profondamente radicata nel tessuto socio-economico delle principali regioni produttrici, prevalentemente concentrate nel Mezzogiorno. Il settore contribuisce in modo significativo alla redditività delle aziende agricole e al mantenimento degli equilibri ambientali grazie alla capacità degli oliveti di mitigare l'erosione del suolo e preservare la biodiversità. All'interno di questo scenario, il Veneto, pur occupando una posizione quantitativamente marginale rispetto alle grandi regioni produttrici, si distingue per una tradizione olivicola consolidata e per una produzione di elevata qualità. Il territorio regionale, caratterizzato da una superficie olivicola di circa 5.100 ettari, ospita una coltivazione storicamente diffusa in diverse province, con una prevalenza significativa nella provincia di Verona, che concentra il 72% degli impianti regionali. Le restanti superfici olivetate si distribuiscono tra Vicenza, Padova e Treviso, contribuendo alla diversificazione del panorama produttivo locale. Complessivamente si stima che il patrimonio olivicolo veneto sia costituito da circa 950.000 piante, con un tessuto produttivo fortemente caratterizzato da piccole aziende e a conduzione familiare. Il paesaggio olivicolo veneto è fortemente eterogeneo e si articola in aree di grande pregio ambientale e paesaggistico, che spaziano dalle colline moreniche del lago di Garda alla fascia pedemontana del Grappa, passando per i monti Lessigni veronesi, i colli iberici e i colli eugani. Queste zone, oltre a costituire un elemento identitario del territorio, rappresentano un ecosistema agricolo di valore inestimabile, dove la coltivazione dell'olivo si integra armoniosamente con l'ambiente naturale e con le altre attività produttive locali. La produzione olivicola veneta è caratterizzata da una specializzazione varietale che riflette la peculiarità pedoclimatiche delle diverse aree di coltivazione. L'elevata qualità dell'olio prodotto è riconosciuta attraverso due denominazioni di origine protetta, le famose DOP, Garda DOP e Veneto DOP, che certificano il rispetto di rigorosi disciplinari di produzione e garantiscono la valorizzazione delle specificità territoriali. Oltre al valore agronomico ed economico, l'olivicoltura veneta possiede una rilevanza culturale di primissimo piano, conferendo un elevato prestigio alla nostra regione. Nonostante la stabilità delle superfici olivetate regionali, la produzione risulta altamente variabile, essendo influenzata dalle condizioni climatiche e da altri fattori agronomici. Negli ultimi anni la resa in olio ha subito un progressivo calo, passando dai valori medi del 15% a livelli inferiori al 10%, con un picco negativo al 9,8% registrato nel 2024. Questa riduzione incide direttamente sulla sostenibilità economica delle aziende olivicole, che si trovano ad affrontare difficoltà crescenti nella gestione delle proprie attività produttive. Un aspetto critico della filiera olivicola veneta è rappresentato dalla frammentazione strutturale del comparto, caratterizzato da aziende di dimensioni medie estremamente ridotte, con una superficie media aziendale di 1,2 ettari a gestione media di circa 230 piante per azienda. Questa frammentazione, unita alla scarsa strutturazione della raccolta dei dati, si riflette sulla difficoltà di pianificazione degli interventi di sviluppo e di sostegno del settore. Attualmente si stima che vi siano oltre 4.100 olivicoltori attivi nella nostra regione, ma solo il 65% risulta censito attraverso il fascicolo aziendale, evidenziando una carenza informativa che ostacola la formulazione di strategie mirate alla crescita e alla valorizzazione del comparto. A ciò si aggiunga un fenomeno preoccupante di progressiva concentrazione del numero di aziende olivicole. Secondo i dati Istat, nel 2013 erano attive nel Veneto 7.042 aziende dedite alla coltivazione dell'olio, numero che si è ridotto di circa il 39,4% nel corso dell'ultimo decennio.
Questa tendenza, oltre a determinare una riduzione della capacità produttiva regionale, ha implicazioni dirette sulla gestione del territorio e sulla conservazione del paesaggio agrario. L'abbandono delle superfici olivetate rappresenta una problematica sempre più rilevante, non solo per la perdita di un'attività agricola di pregio, ma anche per gli effetti negativi sul territorio. Il turismo rurale e naturalistico in forte espansione potrebbe risentire negativamente della degradazione di questi territori con ricadute economiche sulle comunità locali. Mantenere e valorizzare quindi il paesaggio olivicolo può essere una leva strategica proprio nello sviluppo dell'oleoturismo, una forma di turismo esperienziale che combina la rascoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola. Alla luce di queste considerazioni si rende imprescindibile l'adozione di strumenti di monitoraggio e di pianificazione che consentano una gestione razionale e sostenibile dell'olivicoltura veneta. In questa ottica la previsione dell'Osservatorio olivicolo regionale si configura come un intervento strategico finalizzato a garantire non solo una ricognizione aggiornata e dettagliata delle superfici coltivate, delle loro caratteristiche agronomiche e della loro evoluzione nel tempo, ma anche delle quantità e delle capacità di produzione. Uno strumento quindi capace non solo di supportare la programmazione di politiche mirate al sostegno del settore, ma anche di orientare interventi di recupero e valorizzazione delle superfici abbandonate, contribuendo alla tutela del paesaggio e alla conservazione della biodiversità agricola. Un sistema strutturato di censimento e monitoraggio assume così una funzione determinante nel preservare e promuovere il patrimonio olivicolo regionale, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica e ambientale del comparto. Tale strumento, oltre a rappresentare una banca dati essenziali per definizione delle strategie di sviluppo del settore, diviene altresì un punto di riferimento per la diffusione di pratiche agronomiche innovative e sostenibili, contribuendo alla resilienza del sistema produttivo e alla competitività delle aziende agricole. Questo progetto di legge, che è stato approvato all'unanimità in terza commissione, e ringrazio davvero tutti i consiglieri componenti e il Presidente che in tempi celeri è riuscito assieme ai colleghi della seconda e della prima a licenziarlo davvero con grande velocità, rappresenta il coronamento di una serie di iniziative che già avevamo intrapreso nella scorsa legislatura e che hanno portato all'approvazione di un progetto di legge anche statale che è stato trasmesso al Parlamento, approvato ovviamente con deliberazione del Consiglio regionale nel 2025, che propone in abbinamento a questa progettualità nel mondo dell'olivicoltura anche la figura dell'olivicoltore non coltivatore diretto, una proposta che è stata favorevolmente recensita nella stampa specializzata addirittura a livello internazionale. L'insieme di queste azioni che verranno messe in campo, avvalendosi in particolare di Veneto Agricoltura, e colgo l'occasione per ringraziare Veneto Agricoltura, il direttore Caner, che si è subito reso disponibile con entusiasmo a rendere di fatto, ad essere di fatto la struttura operativa che andrà poi a creare quel lavoro pragmatico e concreto sul territorio. Ci consentirà di dare, dicevo, un impulso alla filiera dell'olio col coinvolgimento dei produttori, mettendo in campo strumenti e finanziamenti per sostenere il comparto dell'olio. L'articolato quindi prevede, dopo l'istituzione dell'osservatorio e la descrizione delle funzioni dello stesso, un coinvolgimento, e questo è molto importante, dei produttori olivicoli, al fine di incentivare la gestione degli oliveti anche in funzione di prevenzione dell'abbandono delle superfici olivetate, quindi con l'avvio di programmi di formazione, innovazione tecnologica e promozione dell'oleoturismo. L'articolo 5 descrive le varie azioni che verranno dettate dalla Giunta regionale avvalendosi di Veneto Agricoltura, prevedendo anche l'inserimento delle superfici olivetate all'interno dell'osservatorio quale requisito vincolante per poter accedere poi a misure agevolative.
Io ringrazio l'assessore Bond, che è l'assessore che ha dato il semaforo verde non appena ha potuto analizzare e verificare questa proposta di legge. Rinnovo il ringraziamento ai presidenti delle commissioni, terza in particolare, poi seconda e prima, per la rapidità dell'iter. Ringrazio di nuovo la direzione di Veneto Agricoltura, perché si è resa disponibile, dicevo, anche con dei suggerimenti tecnici che sono l'oggetto, e anticipo già Presidente, degli emendamenti che troverete già inseriti all'ordine del giorno di oggi. E ringrazio ovviamente la Direzione Agricoltura della Regione Veneto per il lavoro fattivo, non solo di raccolta dati, ma anche per arrivare a elaborare nell'articolato delle proposte precise e mirate che ci daranno la possibilità di agire con strumenti consapevoli anche dell'importanza di questo comparto, che grazie anche a questo osservatorio può avere indubbiamente linfa e risorsa per una progettualità maggiore. E le associazioni di categoria, ringrazio Coldiretti per l'assistenza insieme all'AIPO, insieme anche a Confagricoltura. E con questo, Presidente, termino ringraziando tutti i colleghi, perché oggi sono l'unico relatore per il fatto che il progetto di legge è stato votato all'unanimità, per cui non è un fatto di poco conto, quindi registriamo questa disponibilità e questa sensibilità da parte di tutte le forze politiche di questo Consiglio, ma soprattutto la consapevolezza che oggi abbiamo una grande opportunità insieme di delineare una strategia per rilanciare nel nostro territorio quella che è un'eccellenza di grande qualità che va sostenuta, va consapevolizzata e responsabilizzata con azioni incisive e concrete. E chiudo dicendo che questa potrebbe essere anche una spinta importante, perché nel veronese, in fiera a Verona, proprio 2 anni fa è partita una grande scommessa, che è quella di una fiera esclusiva dedicata nazionale e internazionale al mondo dell'olio, ed è giusto che il Veneto da questo punto di vista dia uno strumento concreto con una legge che mi auguro oggi possa essere licenziata da questo Consiglio. Grazie. Grazie consigliere, ha spiegato lei il motivo per cui non c'è il controrelatore, in quanto il provvedimento è passato in commissione all'unanimità, quindi apriamo la discussione generale e do la parola alla consigliera Bedin. Giorgia, prego. Grazie Presidente, vorrei ringraziare il consigliere Bozza per aver presentato come primo firmatario questo progetto di legge, e devo dire che in commissione l'ho sottoscritto subito convintamente, proprio perché è un progetto di legge importante anche per il territorio da cui io provengo, che è proprio il Parco dei Colli Euganei, un territorio in cui l'olivicoltura rappresenta un patrimonio non solo economico ma anche ambientale, tutela del paesaggio, di promozione dell'identità e anche del turismo nel nostro territorio, che tra l'altro nel 2024 è anche riconosciuto come riserva della biosfera MAB UNESCO, e che sarà, e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, anche sede della prima giunta itinerante nei territori. Quindi lo ringrazio, so che è qui in giro, quindi sentirà sicuramente il mio ringraziamento. Allora, devo dire che nonostante le difficoltà del settore, che bene sono state illustrate nella relazione del presentatore, quindi del consigliere Bozza, l'olio dei Colli Euganei negli ultimi anni ha subito un grande accrescimento in termini di qualità, e lo dico non perché me lo invento, ma perché ho partecipato anche alla 28ª edizione del concorso Pomea d'Oro, e nella quale la giuria si è trovata di fronte al giudizio rispetto a 34 oli, e ben 11 di questi hanno ottenuto un punteggio che va da 90 a 100 su 100 e tutti gli altri da 80 a 90. Questo significa che in qualche modo questa iniziativa, che è stata promossa dal Comune di Galzignano 28 anni fa, ma alla quale poi hanno aderito anche molti altri comuni dei colli, ha sicuramente fatto scaturire quella competitività positiva fra le aziende che, nonostante, ripeto, le difficoltà del settore, ha premiato la qualità dell'olio. Questo è sicuramente importante, perché insomma l'Italia, oltre che il Veneto, oltre che i Colli Euganei, sono noti nel mondo proprio per la qualità dei loro prodotti e l'unicità dei loro prodotti. Ora, questo sicuramente è stato un fattore importante, ma oggi anche la Regione vuole fare un'ulteriore parte per la promozione e la valorizzazione di questo settore. Sicuramente è un'iniziativa importante, e con questo PDL facciamo la cosa secondo me fondamentale e strategica per fare delle politiche economiche in questo settore che siano delle risposte concrete alle problematiche e alle esigenze, cioè quella di andare a istituire un osservatorio che monitorerà
le aziende, le produzioni, le qualità delle produzioni, le tipicità, le caratteristiche e anche quali fra le tecniche di coltivazione possono essere quelle più sostenibili, perché di sostenibilità stiamo parlando. E quindi indubbiamente questo provvedimento che andiamo ad approvare sarà fondamentale per sostenere e promuovere il settore, ma sarà anche fondamentale per contrastare quello che è uno dei problemi, cioè l'abbandono degli oliveti, con conseguente abbandono dei territori, compromissione della sostenibilità e della tenuta anche idrogeologica dei nostri colli, ma dall'altro sicuramente anche una salvaguardia del paesaggio che insomma ovviamente nell'oliveto vede una sua caratteristica fondamentale sui colli e anche sicuramente per la conservazione di uno dei tratti fondamentali dell'agricoltura veneta che è proprio l'olivicoltura. Quindi grazie consigliere, grazie Presidente, grazie colleghi per l'ascolto. Grazie consigliera. La parola ora alla consigliera Luisetto, prego. Grazie Presidente, non ero in terza commissione, non sono parte della terza commissione, ma nel confronto con i colleghi appunto certamente siamo ben consapevoli che questo provvedimento affronta un tema relativo a un'attività produttiva particolarmente esposta al cambiamento climatico, particolarmente fragile per le condizioni appunto climatiche che ci troviamo ad affrontare oggi. Ci sono territori, il veronese ma anche una parte del bassanese, penso all'area di Pove, ma anche molti altri territori del Veneto che hanno approvato, hanno costruito un percorso di crescita importantissimo, di sviluppo produttivo sull'ovicoltura e che rappresentano dei punti di riferimento importanti. L'unica osservazione che in questa positività generale, la promozione e l'importanza di questo progetto di legge porta con sé è relativa alle risorse. Vediamo infatti, ed è un auspicio che pongo, che dei 250.000 euro sono orientati tutti sull'osservatorio, 90.000 euro sono più dedicati invece alla valorizzazione della produzione. Infatti le azioni concrete che riguardano i produttori sono concentrate sulla parte dei 90.000 euro, non su quella dei 250.000. Quindi di fronte a un settore così fondamentale, per costruire politiche mirate alla valorizzazione, al combattere anche l'abbandono delle superfici coltivabili, alla possibilità di rafforzare quest'ambito, è necessario a nostro avviso ponderare bene come dovranno essere spese queste risorse. Certamente le fiere, i luoghi della promozione sono fondamentali, ma penso e credo e crediamo che debbano essere investite soprattutto per i produttori e per dare loro fiato e sostegno anche magari in momenti di particolare difficoltà. Dunque, nella considerare positivamente il supporto ai produttori olivicoli, manifestiamo anche l'auspicio che rispetto ad esempio ad altri osservatori, perché ricordiamoci che poi lo strumento è l'osservatorio, non sono politiche dirette di sviluppo, è uno strumento all'interno del quale si può anche fare valorizzazione, si possono costruire azioni concrete, ma in primis c'è un tema di raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni. A questo principalmente servono gli osservatori. Abbiamo altri esempi in questa regione di osservatori importantissimi, in altri casi finanziati molto meno, quindi l'auspicio è che davvero ci siano azioni concrete e che si lavori perché l'osservatorio diventi uno strumento a favore dello sviluppo e del supporto ai territori e non magari rimanga chiuso in se stesso. Grazie consigliera. Consigliera Ostanel, prego. Grazie Presidente. Sì, dirò a microfono quello che ho appena detto al collega prima firmatario. Il progetto di legge ha una cosa molto positiva, è dare una proposta di legge a un mondo che fino a questo momento appunto questa Regione aveva visto ma solo in parte. Però guardando appunto la norma finanziaria, è già stato detto dalla collega Luisetto, l'articolo 5, che è quello che riguarda la promozione e valorizzazione del patrimonio olivicolo veneto, ha una dotazione economica più bassa di quello che invece è la parte più conoscitiva, quindi capire qual è il mercato, coinvolgere i produttori, eccetera. Allora l'auspicio e quindi anche l'impegno che chiedo di poter avere in quest'Aula, ma non solo dal primo firmatario, anche da chi l'ha sottoscritto, è che nel lavoro di messa a terra del lavoro che si farà con l'osservatorio, e quindi immagino a questo punto, vedendo anche gli emendamenti con Veneto Agricoltura, ci sia un percorso in commissione che ci permetta davvero di
definire una norma finanziaria quando poi verrà messa a terra che supporti i produttori. Lo dico perché troppe volte vediamo che le regioni, ma in generale gli enti pubblici, sono capaci di raccogliere informazioni bene, di fare catalogazioni, di vedere com'è il mondo, no? Di vedere anche com'è un mondo produttivo che in questa regione forse non è ancora così visibile. Poi però ci sono gli agricoltori, ci sono le persone che mettono ogni giorno il loro lavoro su quella terra, che tante volte faticano a rendere quel loro lavoro sostenibile, in particolare in filiere che non sono quelle sostenute come altre. Allora, bene che ci sia un intervento, appunto dicevo al collega Bozza, quando questo progetto di legge, come ha detto, è andato veloce in commissione, anch'io non ne sono membro, quindi non ho avuto modo di dire queste cose lì, le dico qui in aula, chiedo che nel momento in cui noi usciamo oggi da quest'aula con un'approvazione di questo progetto di legge ci sia un percorso che ci permetta in quella commissione di vedere insieme, magari anche ascoltando le organizzazioni rappresentative, di dire ok, se decidiamo che per i prossimi 3 anni vengono inseriti 250.000 euro l'anno in una norma finanziaria di questo tipo, verifichiamo bene che parte di quei soldi, ma la larga parte, venga data a sostenere un comparto e non solo, perché magari serve il primo anno sì, e non solo a produrre un osservatorio. Quindi se il primo anno l'osservatorio è importante che magari abbia una dotazione, magari l'anno 2 non ha più bisogno di avere tutta quella dotazione e i fondi vanno tutti, forse, spero, alla produzione. Allora, in questo modo e con questa possibile anche rassicurazione, spero che arrivi dal proponente, anche noi ovviamente siamo a favore della proposta di legge, ma lo diciamo non tanto perché vogliamo trovare un punto, no, un cavillo, quanto perché, e anche lei, abbiamo visto nella scorsa legislatura magari degli osservatori partire, ma poi non riuscire a dare gambe a un lavoro concreto sul territorio, mentre speriamo che questo sia un caso diverso e quindi speriamo che a partire anche dalla discussione che abbiamo avuto oggi, se decidiamo di mettere dei fondi, tra l'altro per un triennio, quindi non per un anno solo, sia possibile anche poi lavorare a come allocare quelle risorse. Dico anche, per chiudere, che quando ci troveremo a discutere di anche altri progetti di legge, penso allo psicologo di base, che non ci venga più detto che c'è solo 1 milione di euro da mettere su temi così importanti, perché evidentemente i soldi ci sono, bisogna solo avere la volontà politica di porli dove servono. Grazie consigliera, la parola al consigliere Szumski. Beh, da parte nostra abbiamo sottoscritto il progetto di legge e lo prendiamo con favore. Teniamo conto che oltre a rispondere a una tutela del territorio, perché spesso queste possono andare incontro ad abbandono per le difficoltà che ci sono, rappresentano una diversificazione. E parlo io che vengo dal Trevigiano, dove abbiamo una monocultura, e quindi quanto importante è sostenere queste attività che coraggiosamente taluni hanno portato avanti anche per cercare di avere un'opzione diversa. Chiaramente è importante che si parta, poi è chiaro che strada facendo vadano fatte le opportune modifiche e indirizzare le risorse che devono andare a favore di coloro che si impegnano nel settore direttamente come produzione. Però questo è uno strumento estremamente importante di avvio in un settore che ha una sua importanza nel Veronese, ma che nelle zone della Pedemontana ha una nicchia che si sta anche espandendo, perché stiamo vendendo, quindi va sostenuto ed è un elemento anche di caratterizzazione di sovranità, tra virgolette, alimentare che noi caldeggiamo. Grazie consigliere. Il consigliere Baldan. Grazie Presidente. Allora, preciso insomma alcune cose perché credo siano importanti. Ringrazio il consigliere Bozza, io ero presente ovviamente in terza commissione, ho seguito tutto l'iter dei lavori. È evidente che in questo momento come regione particolare siamo chiamati a sostenere il comparto agricolo in tutte le sue forme. Io ritengo che questa sia una specificazione e sia importante. Il progetto di legge che è stato presentato, ovviamente, essendo una novità, non perché non ci fossero i produttori d'olio, eccetera, ma come abbiamo sentito eravamo presenti anche in vari contesti, ma perché non c'era stato di fatto una razionalizzazione in merito. Bene,
Questo progetto di legge non è che crea l'osservatorio perché diventa lettera morta, nella discussione l'abbiamo detto ampiamente, e Veneto Agricoltura sarà chiamato a un intervento importante e noi chiederemo conto anche dell'intervento di Veneto Agricoltura in merito, perché serviranno dati e notizie in merito su come siano state allocate correttamente queste risorse, ma era giusto partire da questo punto di vista, da qualcosa. Questo è il progetto di legge evidenziato. È solo l'inizio ovviamente e da questo punto di vista è chiaro che inizialmente può apparire un insieme, una raccolta di dati e di situazioni varie per capire allo stato attuale in questa regione, specificando bene poi le varie zone, com'è la situazione di questo comparto che io considero, per quanto piccolo, comunque importante. E da lì poi ne ricaveremo tutte le informazioni, non certamente per far morire la situazione lì, ma perché questo sia il primo passo, lo sviluppo effettivo, poi per andare a raccogliere, fra virgolette, effettivamente presso i produttori, presso ovviamente tutti coloro che in questo settore operano i frutti di questa osservazione, di questa raccolta di dati, perché questo diventi un tratto della nostra agricoltura, anche questo diventa un tratto importante dei nostri prodotti agricoli, della nostra agricoltura, e ci consenta anche per questo settore di diventare possibilmente un'eccellenza anche a livello nazionale. E quindi lo scopo fondamentale di questa legge era quello ovviamente di riordinare, di dare un ordine iniziale. È stato fatto, io mi auguro sia solo l'inizio, e credo che poi, se tutte le cose proseguiranno nel modo corretto, sarà fatto tutto quello che abbiamo pronosticato in sede legislativa. Poi naturalmente i principali fruitori di tutto saranno ovviamente produttori, consumatori e quello che ne riguarda. Questo era un primo passo doveroso da farsi, ripeto. Non è un pasto gratis, come si dice, nemmeno per Veneto Agricoltura, ma da questo ci aspettiamo anche da parte della nostra agenzia regionale, ci aspettiamo ovviamente un ritorno sostanzioso su quello che è stato l'operato e che sono i principi di questa legge. E quindi questo è stato il motivo che ha in qualche modo, credo, anche fatto convergere in questo contesto storico attuale, dove l'agricoltura è sottoposta a pressioni particolari anche di altra natura, ci ha fatto propendere, io credo, per chi era presente là dentro, ovviamente all'unanimità, sul fatto di dover dare delle risposte anche da questo settore, su questo settore, oltre naturalmente anche al discorso del mantenimento non secondario dei boschi, del nostro territorio, che ci porti in qualche modo anche a risparmiare risorse in futuro, quando l'osservazione del territorio viene fatta correttamente, mappata e tenuta correttamente anche poi ovviamente dagli addetti ai lavori, eccetera. È un vantaggio anche che può riservarci anche il fatto di non spendere ulteriori risorse in futuro. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Maltauro, che dovrebbe essere l'ultimo. Sì, grazie Presidente. A conclusione, è una proposta di legge che arriva con una certa celerità e anche con un'approvazione, un afflato unanime, e da questo punto di vista credo che sia anche il frutto e la conseguenza dell'ottima intuizione del collega Bozza, del nostro capogruppo, che pone la luce in un settore che aveva necessità di una proposta di questo tipo. È un settore che è popolato da hobbisti, da appassionati, da agricoltori che spesso non fanno dell'olio l'unico prodotto di vendita o di vita professionale. Riuscire ad organizzarlo, a renderlo attrattivo, ad offrire degli strumenti di approfondimento, di ricerca, di valorizzazione anche in termini statistici e qualitativi del prodotto, credo che sia un'iniziativa di estremo valore. Può essere anche, ad esempio, per altre regioni, per altre realtà territoriali, e può essere da motore per un accrescimento costante di un settore che si sta riscoprendo negli ultimi anni.
Faceva bene la collega Bedin a ricordare una valorizzazione che sta avvenendo nel territorio padovano, questo sta avvenendo anche nel territorio vicentino, il veronese ha una cultura storica, una tradizione importante, c'è un Veneto che sta riscoprendo la valorizzazione dell'olio come settore anche identitario e in un momento in cui la società è sempre più sfilacciata, complicata, gli elementi di identità sono sempre più poveri, mettere la luce e dare una valorizzazione precisa ad elementi di questo tipo credo che sia un'operazione assolutamente intelligente e importante. Bene allora che la Regione dia seguito a questa proposta di legge, bene che lo faccia con un afflato unitario, unanime, di gruppo e con l'auspicio che possa essere anche raccontata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in modo efficace. Molto spesso c'è un territorio che lavora, lo fa in silenzio, lo fa con caparbietà, spiegare anche quello che la Regione fa in funzione e in aiuto di questi produttori credo che sia un'operazione altrettanto importante. Per cui con un pensiero di gratitudine per il proponente e anche per la corale distinzione di questo Consiglio rispetto alla proposta di legge, auspico che possa dare un forte impulso all'olio e al settore oliviricolo in Veneto. Grazie consigliere, la parola al consigliere Pressi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per ringraziare il collega Bozza dell'iniziativa perché, come è stato detto e accennato in più interventi, il settore dell'olio è strategico per la provincia di Verona. Il 70% di tutto l'olio prodotto in Veneto arriva dalla nostra provincia. Abbiamo anche il vanto di essere una delle poche province a livello nazionale che ospita 2 DOP diverse sul proprio territorio, sia la DOP Veneto sotto zona Valpolicella, sia la DOP del lago di Garda. E ovviamente il contributo a livello nazionale nella produzione di olio della nostra regione è piuttosto basso, perché la parte del leone la fanno ovviamente le regioni del sud con la Puglia in testa e la Sicilia, però quello che c'è nel nostro territorio cerchiamo di salvaguardarlo e promuoverlo. Io credo che l'aspetto più importante di questa legge sia anche la possibilità di destinare fondi per la promozione delle 2 DOP che noi abbiamo in Veneto e per cercare di farle arrivare sempre di più nei mercati internazionali. Questo ci aiuta anche a sostenere il reddito di questo tipo di coltura, perché a tendere può essere anche riscoperta e risolvere 2 tipi di problemi. Il primo, quello della monocoltura e quindi della carenza di biodiversità in buona parte del nostro territorio, legato all'avanzamento sempre più forte della coltura della vite, e poi, connesso proprio a questo aspetto, il fatto di poter coltivare anche qualche cosa di alternativo alla vite che possa dare un giusto sostegno dal punto di vista economico, dato che, come sappiamo, il settore del vino in qualche misura in questo momento soffre di una sovrapproduzione e quindi alle aziende agricole va offerta anche una possibilità alternativa. Non è semplice, non è una cosa che si fa in un giorno, però aver delineato una strada e un'idea io credo che sia molto importante. Grazie. Grazie, chiudo la discussione, non essendoci altri interventi. Bozza, prego, replica. Sì, solo Presidente per una velocissima replica, ringraziando tutti i colleghi per i preziosi contributi che hanno comunque voluto esprimere nei loro interventi. Sicuramente era necessario individuare uno strumento per far partire e costruire ad hoc l'osservatorio, quindi la vera macchina che dobbiamo costruire in Veneto, perché non c'è, per poter fare quella attività di verifica, controllo, ricerca, raccolta dati e poi successivamente ovviamente canalizzare le azioni di promozione delle attività ovviamente secondo quello che prevede la legge. È chiaro che questa è la finalità e la funzione dell'osservatorio. Poi quando l'osservatorio è operativo e ci darà gli strumenti e le indicazioni chiare su dove investire e a chi finalizzare e canalizzare le risorse, sarà poi compito nostro, insieme ovviamente all'assessorato alle politiche agricole, andare a individuare in maniera precisa e in maniera efficace quella che è anche il contributo da dare ai produttori perché abbiano ovviamente questi benefici che l'osservatorio ci deve dire dove spendere e come spendere bene i soldi. Questo è l'obiettivo. È chiaro che non avendo la macchina, non avendo nulla, abbiamo dovuto investire all'inizio un impegno importante perché bisogna anche creare quella
organizzazione, quella formazione, quella competenza e quella specificità che ci deve dare gli strumenti per arrivare. E a questo bisogna unire contemporaneamente la promozione e la valorizzazione. Guardate, io da parte mia, da parte sicuramente dei colleghi Maltauro e Patron, ma io immagino tutti i sottoscrittori, che ringrazio ancora una volta, il primo nostro impegno sarà quello, una volta che Veneto Agricoltura avrà impostato il tipo di lavoro, di confrontarci anche in terza commissione con la disponibilità del Presidente per capire come intende procedere in base allo strumento che noi oggi gli stiamo dando. Quindi io da questo punto di vista mi sento di rassicurare i colleghi, perché sarebbe altrimenti una mancata occasione e non sarebbe sicuramente l'obiettivo o la ratio di questo progetto di legge. Grazie. Grazie. Allora, ci sono 3 emendamenti. A questo punto, Presidente della Commissione, le chiedo di riunire la Commissione. Mi sembrano anche, tra l'altro, tutti a firma Bozza, sono delle modifiche anche marginali, sembra, almeno 2 su 3. 5 minuti credo che siano sufficienti per verificarli e poi tornare in aula. Sospendiamo per 5 minuti. Buon lavoro. Quindi ecco il Presidente. Prego, riprendiamo i lavori. Prego. Grazie. Stavo un'oretta dopo tiro. Prego, accomodatevi, riprendiamo i lavori. No, io c'ho anche cosa. C'è. Bene, iniziamo le votazioni dell'articolo 1. Sì, prego. No. Articolo 1. Vedo il video che non è...
Sì, la seduta è ancora sospesa qui. Riattiviamo il video un attimo solo. No, più che altro perché non vedo le richieste oltretutto, che non ci sono, immagino. Passiamo alla votazione. Si può votare? Sarà in base al sistema. Beh, sentite, noi votiamo. Aperta la votazione per l'articolo 1. Qui mi dicono che è saltato il sistema, aspettate un attimo. Posto? Bene, siamo pronti? Siamo pronti? Si vota. Ecco qua. Articolo 2, aperta la votazione. Approvato, chiusa la votazione. Articolo 3, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 4. Aperta la votazione. Siamo in votazione all'articolo 4. Chiusa la votazione, approvato. Fermi tutti. Emendamento numero 1. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento numero 2, fate attenzione. Aperta la votazione. Siamo sull'emendamento 2, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento numero 3, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 5, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 6, aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Dichiarazioni di voto ce ne sono? Non vedo richieste. Passerei al voto finale PDL 13. Aperta la votazione. Avete votato tutti? Chiusa la votazione, approvato. Grazie.
Punto 7. Disegno di legge relativo a partecipazione all'associazione European Chemical Regions Network, progetto di legge numero 63, relazione della prima commissione consigliare, relatore il consigliere Tomaello. Vi ricordo che terminata la relazione si dichiara aperta la discussione generale e poi vi dico le altre robe, ve le dico dopo. Consigliere Tomaello, prego. Grazie Presidente. L'European Chemical Regions Network, come dal nome si evince, per è favore, una rete europea delle regioni chimiche che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell'occupazione. Il ruolo naturalmente è quello di facilitare la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche e la partecipazione a progetti europei, e la rete sostiene una forte dimensione regionale nell'agenda della politica chimica dell'Unione Europea al fine di creare catene del valore europee moderne e sostenibili. Ad oggi a questa rete aderiscono 17 regioni europee e il presente progetto di legge autorizza la Giunta regionale a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della regione appunto a questo organismo. Tale adesione è finalizzata a contribuire a costruire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze, nonché il rafforzamento di reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei. Favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione Europea a supporto del settore chimico regionale. Il progetto di legge che oggi votiamo si contempla di 5 articoli, che sono quelli che autorizzano, come appena detto, la Giunta a compiere tutti gli atti necessari al fine dell'adesione a questa rete europea. La prima commissione ha esaminato questo testo con la presenza dell'assessore Bitonci, che ringrazio, nella seduta del 26 maggio e ha licenziato all'unanimità il provvedimento. Buon lavoro. Grazie per il buon lavoro. Ricordo che il primo oratore ha 20 minuti e poi tutti gli altri 10 minuti. È aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi passerei all'articolato. Galeano, prego, consigliere Galeano. Grazie Presidente, una cosa veloce, ma per ribadire alcuni concetti che avevamo già espresso poi in Commissione quando era stato analizzato questo provvedimento. Il settore chimico è uno di quelli trainanti nella nostra regione, con davvero alcune migliaia di aziende che vi lavorano, e esprimeremo favorevolmente il voto nei confronti di questa proposta, perché come già fatto anche in relazione ad altri provvedimenti che abbiamo affrontato in quest'Aula, siamo favori alla instaurazione e alla creazione di reti e di collaborazioni e di relazioni, anche a livello economico e non solo, perché queste, se ben gestite, diventano una risorsa fondamentale, al di là di ogni narrazione su autarchia, muri e chiusure interne. Quindi pensiamo che questa sia la testimonianza di come agire con le altre regioni, con gli altri territori in maniera positiva, sia l'opportunità di creare valore, di creare opportunità e di creare occasioni per tutti. L'importante poi sarà non fermarsi ovviamente a una posizione come questa, che se dovesse rimanere isolata si chiuderebbe di fatto in un'operazione di facciata, per andare oltre e arrivare poi a dei provvedimenti reali di sostegno e di sviluppo, ripeto, di un sistema che è più importante e trainante per l'economia della nostra regione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato. Grazie Presidente, dico già che anche noi voteremo a favore di questo provvedimento. È un'occasione per la Regione entrare in questa rete, per le occasioni di sviluppo del settore chimico, però ecco, io spero che sarà anche un'occasione per tentare di orientare questo settore verso la produzione di qualcosa che è, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sanitario, sostenibile. Perché lo dico? Lo dico perché noi viviamo in una regione dove 400.000 persone hanno bevuto un'acqua inquinata da FAS. Noi
viviamo in una regione dove, se vi ricordate, l'anno scorso si è aperto un dibattito sul nuovo progetto di incenerimento Leni Rewind, che poi è stato bocciato dalla VIA, proprio perché si trattava di bruciare del materiale contaminato da FAS. Cosa voglio dire? Voglio dire che è chiaro che i FAS sono stati prodotti proprio per essere indistruttibili, e a quel che sappiamo oggi non ci sono alternative quando li produciamo, o finiscono nell'acqua oppure finiscono nell'aria. Ecco, da questo punto di vista io credo che sia interessante, perché nel piccolo del comune di Schio l'anno scorso io ho portato una mozione che invitava, come dire, a fare pressione perché i FAS non si producono più, se non per quei settori in cui non si può fare a meno, alcuni del sanitario, ed è stata votata da tutti all'unanimità. Questa stessa mozione è stata portata anche nel comune di Bassano, e anche di destra e sinistra hanno votato all'unanimità questa mozione. Quindi bene che si entri dentro una rete che ci faccia cogliere delle opportunità di progresso, ma anche che si lavori per fare in modo che i prodotti chimici come i FAS in futuro vengano banditi, perché sappiamo che non c'è modo per ora di smaltirli e quindi rischiano di finire nell'acqua che respiriamo o nell'acqua che poi beviamo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Ostanelli. Presidente, sì, ha già detto Cunegato come la pensiamo, il punto però è anche aggiungere che non siamo completamente, non dobbiamo entrare in questa organizzazione immaginando che in Europa non ci siano i poteri delle lobby, e noi questa cosa qua la dobbiamo dire chiaramente all'interno di quest'Aula, perché in questa proposta di legge, nel primo punto, nel primo articolo, vi è una cosa importante e interessante. Si dice: vogliamo entrare in questa organizzazione, ma pare, spero sia così, con un punto politico, cioè con un mandato, tanto che si cita di una riconversione dell'industria chimica verso processi di sostenibilità. Ed è il motivo per cui, ragionando con il collega di gruppo, abbiamo detto, e sentendo anche chi nei nostri rappresentanti è in Europa, dicendo ok, possiamo immaginare di aderire a un'organizzazione di questo tipo, ma il punto politico è come aderiamo, perché vorrei che i consiglieri sapessero che dentro questa organizzazione oggi ci sono 17 regioni europee, nessuna delle quali, almeno in Italia, è governata dal centro-sinistra, sono tutte di centrodestra. Questo è un tema, perché sappiamo bene che l'impostazione ad oggi delle giunte di centrodestra nelle diverse regioni è stato sì sostenere la chimica, un po' meno sostenere ad esempio la riconversione anche in chiave ecologica o di economia circolare. Allora qui dentro noi ci diciamo le cose come stanno. Uno, aderiamo, va bene, ovviamente non diremo no, non aderiamo a un'organizzazione che può portare dei temi importanti, come è stato detto, dentro un'organizzazione. Ma il mandato politico che gli diamo è quello che c'è scritto all'interno di questa norma nell'articolo 1. Quindi quello che chiedo, e non ho fatto degli emendamenti perché è veramente un progetto di legge talmente piccolo che forse non ne vale nemmeno la pena, ma, e lo farò in commissione competente non appena aderiremo e l'organizzazione partirà, di fare una relazione in quella commissione ogni anno per comprendere cosa si discute a livello europeo dell'organizzazione dove questa regione ha deciso di aderire. Perché io voglio sapere, visto che qui do un mandato, appunto un voto politico, che cosa succederà in quella organizzazione a cui oggi appartengono Abruzzo, Baviera, Catalogna, Drenthe, Fiandre, Groningen, Liguria, Limburgo, Lombardia e così via. Sappiamo che è un'opportunità se la si fa bene, ma come tutte le organizzazioni anche a livello europeo, se il lavoro lì non si fa bene ci sono alcuni poteri che influiscono più di altri, e noi invece, come si diceva prima, dobbiamo lavorare su alcune questioni. Il tema dei FAS è il tema fondamentale per questa regione e proprio per quelle industrie, in particolare chimiche, che in questa regione hanno prodotto dei danni documentati da processi non solo in corso ma anche conclusi. Quindi o noi lì portiamo la voce di un territorio e pensiamo anche a cosa è successo ad esempio a Marghera, e guardo appunto l'assessore, o noi portiamo le voci di un territorio che è anche stato martoriato da un certo tipo di visione di quell'industria, oppure in quell'organizzazione, se noi portiamo solo una voce
che non porta i desideri del nostro territorio, non faremo il lavoro che dobbiamo fare. Allora votiamo a favore perché l'articolo 1 è scritto bene, è scritto chiaro, chiediamo che ci sia un monitoraggio in commissione competente, quindi nella commissione ambiente e urbanistica o in quella legata ai temi dell'economia, quindi la terza, ogni anno per verificare che cosa accade a livello europeo dentro questa organizzazione, perché alcuni eventi in corso che abbiamo visto progettati sono interessanti, però questo Consiglio deve essere reso edotto di quello che si farà dentro quell'organizzazione. Grazie consigliera. Consigliere Sumschi. Grazie Presidente, anche il nostro è un apporto positivo al PDL 63, chiaramente con due condizionamenti. Alcuni li abbiamo messi per ordine, con degli ordini del giorno di tutela anche di quelle che sono le produttività, gli impegni e le medie e piccole aziende che nel settore ci sono in Veneto, e dall'altro che si vada effettivamente a un aiuto per una transizione di quelle che sono le produzioni che hanno prodotto i danni. Sono stati citati i PFAS e quindi credo che ne abbiamo da tempo necessità di cercare di capire come allontanarci dall'eccesso di produzione e quindi modificarla in senso ecologico e anche di economia circolare. Quindi con queste motivazioni il nostro voto è sicuramente favorevole. Bene, grazie. Direi che è chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione dell'articolato. Si apre la votazione, articolo 1. Siamo in votazione. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 2, aperta la votazione. È aperta la votazione. Siamo sull'articolo 2. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 3. Aperta la votazione. Chiusa votazione, approvato. Articolo 4. Aperta votazione. Chiusa votazione, approvato. Articolo 5. Aperta votazione. Chiusa votazione, approvato. Oggi, scusatemi, abbiamo 3 ordini del giorno, sono tutti e 3 a firma del consigliere Sumschi. Votiamo il primo ordine del giorno. Aperta votazione. Parere? Prego. Ottimo Assessore, grazie. Parere positivo su tutti e 3. Aperta la votazione. Primo punto, primo ordine del giorno. Ma erano gli altri però. Aspettate un attimo, intanto c'è il consigliere Sumschi che ha un problema. Allora, c'è una richiesta sugli ordini del giorno. Assessore Bitonci, prego. Oppure li facciamo illustrare dal proponente, non so. Allora, facciamo così, annulliamo questa votazione così ripartiamo puliti. Perché intanto... Consigliere Sumschi vuole presentare gli ordini del giorno? Fermo, non si vota più. Consigliere Sumschi. Prego, consigliere Sumschi. Silenzio, per favore. Allora, il primo riguarda la valorizzazione del polo industriale di Porto Marghera nell'ambito della rete europea delle regioni.
Considerato che la partecipazione alla rete può favorire lo scambio di competenze, l'accesso a progettualità europee e la promozione di investimenti innovativi nel settore chimico e manifatturiero, che il rilancio del polo di Porto Marghera deve perseguire congiuntamente gli obiettivi della competitività industriale, del tutela e crescita dell'occupazione e del progressivo risanamento ambientale del sito, e lo sviluppo di nuove filiere industriali e tecnologiche può rappresentare un'opportunità per consolidare i livelli occupazionali esistenti e favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato, impegna la Giunta regionale a valorizzare nell'ambito delle attività promosse attraverso la rete CRN il ruolo strategico col mantenimento e il rafforzamento del tessuto produttivo e occupazionale esistente, che è una ovviamente preoccupazione che ha tutto il territorio, la creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato e stabile, all'attrazione di investimenti nazionali e europei nei settori di elevato contenuto tecnologico e al perseguimento di obiettivi sempre più avanzati di bonifica, recupero e risanamento ambientale delle aree del sito industriale, in un quadro di sviluppo sostenibile e duraturo del territorio, e non contrapporre industria e ambiente, ma presentarli come obiettivi complementari: più investimenti, più occupazione e più risanamento ambientale. Prego, consigliere Montanariello. Sì, Presidente, grazie. Intervengo sul tema di Porto Marghera perché ricordo bene la scorsa legislatura c'era stata anche, proprio in virtù di quanto dice il collega oggi, una discussione molto serrata in aula. Perché parlando di Porto Marghera è evidente che lo sviluppo deve avvenire sicuramente in una logica di bonifica e di recupero ambientale, ma per quanto ci riguarda anche pensando che va tutelato come plesso produttivo, perché ci sono dei posti di lavoro. E ricordo bene quella volta, e oggi va detto e va ricordato, che ci fu una manovra nel documento di economia e finanza dove più volte su Porto Marghera fu inserito il doppio concetto sito produttivo e sito da bonificare e recuperare nell'interesse collettivo. Tutte cose che alla fine non hanno trovato, se non i buoni propositi, il radicamento in fatti concreti, tant'è che su alcuni poli industriali che abbiamo visto il PNRR è stata un'occasione, ad esempio, per la regione Emilia-Romagna, che credo lo abbia sfruttato, se non mi sbaglio, con ben 11 progetti, mentre dall'altra parte, quando c'era da programmare il PNRR su Porto Marghera, credo che siamo andati a fidarci di quello che hanno promesso queste grandi aziende, spesso di Stato, che poi hanno disatteso tutto, se non andarci a dire che probabilmente ce la cavavamo con qualche centro di lavorazione di bruciare i fanghi come l'Eni Rewind o cose simili, che avrebbero continuato a compromettere il tema ambientale, tant'è che dopo sono state le commissioni regionali a bocciarlo per il motivo che si diceva prima, che era quello dei FAS, e non c'è stata una politica di lungimiranza e di visione quando c'era uno strumento importante come il PNRR che poteva darci uno slancio vero anche in alcuni accordi con quelle che sono le aziende che investivano sul territorio, nell'ottica anche di poter attingere anche a fondi privati per poter bonificare magari con accordi di programma o altro. Quindi questi sono temi complessi, però va segnalato che un treno lo abbiamo perso, perché ci siamo fidati di chi è venuto sui tavoli sindacali e politici a promettere i grandi investimenti, anche aziende di Stato, e dopo alla fine non fanno altro che chiudere e eradicare plessi produttivi, provare ad usarlo come un territorio ormai compromesso e quindi buttiamoci tutto dentro, e questa è una cosa che noi abbiamo tentato di impedire dalla volta scorsa e lo impediremo anche questo, perché se un territorio è compromesso lo si aiuta, non lo si finisce di compromettere, e abbiamo perso un'occasione storica che del PNRR, quando l'Emilia Romagna, a parità di competenze come noi, non è una regione né che ha l'autonomia e né che statuto speciale, chiudo, grazie Presidente, è riuscita a portare a casa, se non ricordo male, chiedo grazia se lo faccio, 11 progetti. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 1. Aperta la votazione. Vi ricordo che l'assessore Bitonci ha dato parere favorevole su tutti e tre.
Chiusa la votazione, approvato. Ordine del giorno numero 2. Se non ci sono interventi passo alla votazione. Presentatore, prego. Voi lo dovreste avere. Valorizzazione delle piccole e medie imprese venete e accesso ai programmi europei. In Veneto le piccole e medie imprese incontrano frequentemente difficoltà nell'accesso alle opportunità offerte dai programmi europei. La partecipazione alle reti internazionali può costituire uno strumento utile per favorire la competitività e l'innovazione delle imprese regionali. Quindi la Giunta regionale si è impegnata a promuovere nell'ambito delle attività sviluppate attraverso la rete CRN specifiche iniziative di informazione, accompagnamento e supporto rivolte alle piccole e medie imprese venete del settore chimico e dei comparti collegati al fine di favorirne la partecipazione ai programmi europei di ricerca, innovazione e sviluppo. Grazie, non vedo interventi, aperta la votazione. Ordine del giorno numero 2. Parere favorevole della Giunta. Un attimo, votate. Chiusa votazione, approvato. Ordine del giorno numero 3. A verbale che ho votato a favore. Quindi a verbale Šumský e Cendron hanno votato a favore. E anche Sandra Pozza. Bene. Consigliere Šumský, ordine del giorno numero 3, prego. Tutela della competitività del settore chimico regionale nell'ambito delle politiche europee. Considerato che le politiche europee in materia ambientale e industriale incidono in modo significativo sulla competitività delle imprese manifatturiere, risulta necessario garantire un equilibrio tra sostenibilità ambientale e tutela della capacità produttiva del tessuto economico regionale, perché talvolta le indicazioni sono penalizzanti per il nostro sistema. E quindi impegna la Giunta regionale a rappresentare nell'ambito delle attività della rete nominata e nei rapporti con le istituzioni europee l'esigenza di promuovere politiche di transizione ecologica compatibili con la sostenibilità economica delle imprese, evitando di conseguenza fenomeni di delocalizzazione produttiva e perdite di occupazione nei territori regionali. Grazie, consigliere Montanariello. Prego. Sì, Presidente, mi aggancio su quello che diceva il collega per fare un cenno, anche se non è proprio diretto a quello che dice il collega oggi, ma ci tenevo a fare questo cenno perché spesso è un tema che si ripresenta su alcuni segmenti di filoni produttivi. E faccio un esempio. Credo che nessuno seduto da questa parte dei banchi sia contrario al fatto che bisogna fortemente andare verso una riconversione che ci porta anche a nuove scelte e a sfide del futuro per tutelare l'ambiente. Però, Presidente, segnalo per dovere di cronaca e per mandato ricevuto dal mio territorio anche che quello che dice il collega, magari proprio nel merito non conosco il tema e quindi non ci entro, però molto spesso ci sono delle scelte europee e questo lo rivendico personalmente assumendomi la mia responsabilità, che ad esempio fanno di tutto per distruggere il sistema della pesca che noi abbiamo nell'Alto Adriatico, perché non riescono a capire che la pesca dell'Alto Adriatico non è la pesca d'altura e loro hanno in mente gli oceani e qua invece abbiamo un altro tipo di pesca dove le barche che abbiamo noi a quelle degli oceani non li fanno neanche da scialuppa per quanto piccole sono, però siamo catalogati là in mezzo. Però dopo nessuno sa dire niente alla baleniera di turno, nessuno sa dire niente a quei paesi dove il pesce passa da noi, lo nutriamo, va via, non si può pescare, poi arriva in paesi invece del Mediterraneo dove lo puoi pescare con tutti i metodi che esistono, nessuno controlla, nessuno dice niente alle grandi navi che pescano tutto, nessuno li controlla e fanno gel congelato a bordo, però diciamo di sì al povero pescatore. Tra l'altro io non sono uno scienziato, però porto una mia esperienza e chiudo. Una volta si andava a pescare 7 giorni su 7 e le barche erano il doppio, mio papà era pescatore. Oggi le barche sono la metà e si va a pescare 3 giorni a settimana. Se gli stock ittici continuano a diminuire, siamo proprio sicuri che è colpa del pescatore?
visto che sono sempre di meno pescatori e barche e lo stock ittico continua a diminuire. Quindi su questo credo, colgo l'occasione di quello, che l'Italia su alcuni segmenti dove è certa scientificamente che quello che viene promosso dall'Europa impatta contro quelli che sono i nostri sistemi produttivi, artigianali e di tradizione, è giusto dire con i modi dovuti che non va bene. Adesso l'ultima è che vogliono mettere le telecamere a bordo i peschereggi. Io metterei le telecamere a bordo gli europarlamentari per capire cosa fanno loro, non cosa fanno i pescatori che si alzano alle 2 di notte, così magari forse avremmo un risparmio più concreto. Grazie. Grazie consigliere. Aperta la votazione, ordine del giorno numero 3, firma Sumschi. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei al voto finale. Aperta la votazione per il voto finale. Aperta la votazione. Qualcuno ha problemi a votare? Chiusa la votazione, approvato. Fermi lì. Punto 8. Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Enoch Soranzo. Per favore, Claudio Borgia, Matteo Baldan, Claudia Barbera, Fabio Benetti, Laura Besio, Silvia Caligaro, Anna Leso e Francesco Rucco, relativa al riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della cultura, della storia, della politica, della società, della scienza e della spiritualità della Regione Veneto, denominate Case e Studi degli Illustri del Veneto. È il progetto di legge numero 24. Relazione sesta della Commissione sesta, relatore consigliere Soranzo, correlatore consigliere Del Bianco. Prego consigliere. Consigliere Soranzo. Chi non sta dentro parli fuori. Grazie Presidente. Gentile signor Presidente, colleghi consiglieri, ho il piacere oggi di presentare qui in quest'Aula il progetto di legge numero 24. È un provvedimento che la sesta commissione consiliare, che ho il privilegio di presiedere, ha licenziato lo scorso 3 giugno. Con questa iniziativa legislativa la Regione del Veneto compie, a nostro avviso, un passo importante ed innovativo. Intendiamo garantire la conservazione, la promozione, la fruizione pubblica di quei luoghi, case, dimore e studi in cui hanno vissuto e operato donne e uomini che hanno segnato in modo indelebile la storia, la cultura, la scienza, la politica, la società e la spiritualità della nostra terra. Non stiamo parlando di una semplice tutela immobiliare. Sappiamo bene che un'opera d'arte, un'invenzione scientifica, un pensiero politico o un carisma spirituale trovano la loro genesi anche nel luogo intimo e quotidiano in cui l'illustre ha vissuto e operato. Entrare in questi spazi permette al visitatore di comprendere il significato più profondo e autentico del loro lascito. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo patrimonio valoriale non vada disperso, ma diventi memoria viva e condivisa. Accanto al fondamentale valore identitario e culturale, questo progetto di legge risponde ad una necessità economica concreta. Noi crediamo che in questa fase delicata del rilancio dell'istituto economico è nostro dovere continuare a individuare nuove leve di sviluppo e in particolare nel comparto turistico ricettivo. Il turismo è la prima industria del Veneto, ma ha sofferto pesantemente le limitazioni degli anni passati e porta con sé ancora, anche se non così evidenti, nei bilanci, nell'economia, le ferite della pandemia e per questo dobbiamo continuare a spingere nella qualità del turismo senza fermarci un istante, nonostante i risultati eccellenti ottenuti in questi ultimi anni. Le case degli studi e degli illustri si inseriscono in questo senso perfettamente nelle nuove dinamiche della domanda turistica internazionale e di prossimità. Parliamo di smart e bike tourism, luoghi capillarmente diffusi sul territorio che possono diventare tappe ideali all'interno dei nostri circuiti cicloturistici regionali. Parliamo di turismo esperienziale ed emozionale,
visite pensate per singoli e piccoli gruppi dove le nuove tecnologie consentono la ricostruzione dell'atmosfera dell'epoca, offrendo un'immersione totale nella vita dell'illustre. La Regione assumerà un ruolo chiave di cabina di regia, mettendo a sistema le realtà già esistenti e censendo i siti non ancora valorizzati. Questa regia regionale potenzierà ulteriormente i circuiti legati ai nostri siti UNESCO. Ne cito alcuni come le colline del Prosecco, i nostri colli Ogani, il Palladio, il Delta del Po, l'Urbix Picta di Padova e tanti altri ancora, offrendo ai visitatori un'ulteriore straordinaria offerta culturale integrata. In qualità di Presidente della Sesta Commissione Consiliare desidero relazionare l'Aula sul percorso lineare e approfondito che ha accompagnato questo testo. Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 27 gennaio 2026, l'illustrazione è avvenuta il 4 febbraio 2026, l'esame dettagliato è ripreso il 6 maggio e in tale occasione il testo è stato parzialmente emendato accogliendo i suggerimenti dei gruppi e dei consiglieri anche di minoranza. L'esame si è concluso nella seduta del 3 giugno 2026 con l'approvazione a maggioranza. Ricordo inoltre che la prima commissione permanente nella seduta del 26 maggio ha espresso parere favorevole sulla norma finanziaria, proponendone un'opportuna rimodulazione tecnica che la Sesta Commissione ha prontamente recepito. L'esito della votazione finale in Commissione referente noi crediamo aver registrato un consenso ampio e qualificato senza voti contrari. E questo, il fatto che non vi siano stati voti contrari, dimostra come la bontà e la finalità del provvedimento siano state ampiamente riconosciute da tutte le sensibilità politiche che ringraziamo. La struttura del progetto si articola in sette articoli, per completezza di informazioni cerco di sintetizzarli. L'articolo 1 nelle finalità inquadra l'intervento nella cornice della legge regionale 17 del 2019, la legge per la cultura, ponendo l'accento sulla conservazione della memoria storica. L'articolo 2 il riconoscimento definisce i requisiti minimi per ottenere il titolo di casa degli studi degli illustri. Tra questi la capacità rappresentativa del sito e l'obbligo di apertura al pubblico per almeno 60 giorni all'anno, garantendo così una reale fruizione comunitaria. Demanda inoltre alla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione di criteri di dettaglio. L'articolo 3, interventi finanziabili, prevede contributi sia per interventi strutturali di conservazione, sia per attività immateriali, le mostre, i programmi digitali, tematici. L'articolo 4, il vincolo di fruizione, invece introduce un vincolo specchio di 10 anni di fruizione pubblica per le strutture che beneficeranno dei finanziamenti regionali a tutela dell'investimento pubblico. L'articolo 5, la promozione, dispone la creazione di una guida alle case e studi degli illustri del Veneto e di una sezione web dedicata per dare massima visibilità ai circuiti. L'articolo 6, la clausola valutativa, prevede un controllo periodico con una prima relazione dalla Giunta alla Commissione competente entro il 31 dicembre del secondo anno dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 7 invece è la norma finanziaria, copre gli oneri per esercizio 2027 stanziando complessivamente 100.000 euro, 70.000 euro per le spese in conto capitale per le strutture, 20.000 euro per le attività culturali e 10.000 euro per le guide e la promozione, mediante rimodulazione dei fondi di legge regionale. Concludendo, gentili colleghi, con questa legge non facciamo solo memoria, creiamo rete, valorizziamo i territori, soprattutto i comuni medio-piccoli dove molte di queste dimore insistono e diamo un impulso concreto, speriamo e crediamo, alla nostra economia turistica e culturale e non solo. Quindi mi rimane che, anticipando anche il ringraziamento a tutti i colleghi commissari, ringraziando anche i colleghi sottoscrittori del mio gruppo, tutti i dirigenti e funzionari dell'ufficio legislativo e della Sesta Commissione per il lavoro svolto fino ad ora, rimango ovviamente a disposizione dell'Aula. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Del Bianco, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, prendo la parola per fare da correlatore a questo progetto di legge su cui abbiamo per la verità ampiamente discusso in sede di Commissione e su cui avevamo alcune perplessità che in questa sede naturalmente richiamiamo. Parto da una prima considerazione che vale per questa legge e vale per molte altre di quelle che stiamo affrontando, specie appunto in Sesta Commissione. Sappiamo bene che esiste una legge quadro sulla cultura, che è la legge 17, e però assistiamo, a cui per esempio anche questa stessa legge si richiama nell'articolo 1. Sono tutte operazioni, quelle per esempio che si fanno con questa legge, che potrebbero essere, volendo,
già finanziate nella legge 17. Stiamo assistendo, diciamo così, in questa legislatura, almeno da quello che posso vedere da quando siamo qui, soprattutto in sesta commissione, a una serie di proposte di legge che di fatto si aggiungono specificatamente a quelli che sono gli ambiti della legge 17 e della legge quadro sulla cultura. Cioè stiamo sostanzialmente creando delle piccole leggine parallele che in qualche modo vanno oltre e vanno fuori dal perimetro di quella che doveva essere nell'intendimento di tutti la legge quadro della cultura. Questa è una prima considerazione che non possiamo non fare vedendo questo provvedimento. È un provvedimento che comunque, ripeto, come avevamo anche detto in Commissione, non ci vede pregiudizialmente contrari, perché riconoscere comunque le case degli illustri del Veneto può avere un significato culturale ampio e importante. Però avevamo espresso alcune problematicità che noi rilevavamo sul metodo, diciamo così, di costruzione della scelta e di individuazione degli illustri, e abbiamo scusate, io consigliere proceda. Mancava l'assessore alla cultura, è vero, ci sarebbe piaciuto anche a noi ci fosse qui per discutere questa legge. Detto questo, dicevo, abbiamo per questo preparato una manovra emendativa a questo testo di legge che riassume un po' le questioni che abbiamo accennato in Commissione e che quindi presenterò in qualità di correlatore in questa fase della discussione. Vado, se siete d'accordo, direttamente ad illustrarli in modo da fare un ragionamento cercando di sintetizzare un po' quelli che sono le questioni principali. Dunque, il primo emendamento riguarda sia il titolo che l'articolo 1. Può sembrare una questione banale, ma non lo è, perché proponiamo di togliere il riferimento a Regione del Veneto e sostituirla con il Veneto. Questo perché? Perché se noi leggiamo testualmente l'articolo di legge, si dice che svolgendo la propria attività intellettuale, artistica e sociale, persone che hanno rappresentato la Regione del Veneto in Italia e in Europa. Se noi ci limitiamo ad applicare questo, di fatto possiamo pensare a persone che hanno rappresentato l'ente Regione del Veneto, l'istituzione, perché è scritto anche con le lettere maiuscole, a questo si riferimenta, e quindi avremo solo, diciamo così, dagli anni 70 in poi, e sembra quasi una rappresentanza istituzionale. Quindi noi abbiamo sostituito Regione del Veneto con Veneto sia nel titolo che nell'articolo 1, perché pensiamo che l'indicazione dello spirito della legge fosse quella di un'indicazione territoriale. Scusi consigliere, solo una domanda, perdoni. Gli emendamenti sono già depositati? Ah, li deposito adesso, perfetto. Li deposito adesso come correlatore. Grazie. Se vuole il deposito prima e li illustro dopo. Come sì, non sarebbe male, grazie. Okay. Benissimo, allora faccio un breve cenno sulla questione complessiva. Ok, perfetto, benissimo, li riporto lì, abbiamo tutti pronti. No, più che altro sì. Per coinvolgere tutti. Grazie. Sì. Fa depositare l'avvocato, non vi fide proprio. Grazie. Sono tutti, ma... Prego consigliere. Forse c'è anche la proposta di legge sotto, ma non importa. Dicevo, questo è il primo. Ci sono poi degli emendamenti che riguardano, per specificare all'articolo 3 in particolare, la questione del genere, di genere, nel senso che per chiedere la garanzia che ci sia una rappresentanza di entrambi i generi, maschili e femminili naturalmente, delle persone riconosciute come illustri. Così abbiamo presentato poi una serie di emendamenti che riguardano il tema della trasparenza, ecco questo appunto immaginavo non c'entrasse, che riguardano il tema della trasparenza appunto sulla oggettività e il pluralismo nella selezione degli illustri. Abbiamo una serie di questioni che abbiamo inserito sul tema della valorizzazione dell'accessibilità delle case, tra i criteri che rendono una certa premialità. Abbiamo fatto una specifica in più sul piano del vincolo della funzione pubblica, nel senso che abbiamo voluto inserire in qualche modo una sorta di, chiamiamo sanzione, se qualcuno prende il contributo e poi di fatto non fa, o la cosa, diciamo così, non va a compimento, perché era
accennata la questione, ma non è specificato che cosa sarebbe successo se chi appunto oggetto di contributo poi non rispettasse la norma. La stessa cosa abbiamo inserito appunto richiamandoci agli articoli precedenti, ma che poi appunto evidentemente presenterò più nel dettaglio, sul tema della trasparenza in termini di iniziative sulla promozione e sull'informazione, e abbiamo modificato la clausola valutativa relativamente al fatto di dare alla Giunta, ed era questo uno dei temi per esempio che era emerso in maniera abbastanza forte in Commissione, un mandato quantomeno molto chiaro da parte del Consiglio su quali fossero i modi, i metodi diciamo, su cui valutare le proposte degli illustri, di modo che ci fosse una possibilità in più da parte del Consiglio di essere protagonista in questa legge. Mi limito poi a chiudere dicendo una cosa, che c'è secondo me un piccolo tema da affrontare su questa legge, ovvero che a fronte di un apparato normativo che si evolve in più annualità, perché già nella legge in qualche modo viene posto questo tema, perché si vuol dare una prospettiva di futuro, si chiede anche la costruzione e la realizzazione di una guida della Regione Veneto sugli illustri e sulle case degli illustri. La legge è finanziata solo per un anno e quindi in qualche modo secondo me questa cosa è un po' problematica e quindi penso che dovremmo lavorare tutti se vogliamo dare continuità e proseguimento a questa legge affinché poi ci sia una certa prosecuzione di un percorso, perché attualmente nel dispositivo che abbiamo a disposizione il finanziamento è per un solo anno. Abbiamo visto anche prima, ad esempio, come invece abbiamo voluto valutare e approvare una legge che avesse un finanziamento pluriennale. E questo penso sia importante, altrimenti non vorrei che restasse un'applicazione solo per quest'anno e poi quando finisce il regolamento tutta la questione, il regolamento, quando finisce la dotazione economica e finanziaria, tutta la questione degli illustri rimanga in qualche modo abbandonata a se stessa. Ecco, questi sono i contributi che come gruppo abbiamo pensato di proporre in discussione e poi ovviamente resto a disposizione per presentare nel dettaglio ogni singolo emendamento. Grazie consigliere Del Bianco. È aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi passerei all'articolato. Mi dico che dobbiamo sospendere, però non tanto. Quanto? Dieci minuti? Quarto d'ora? Dobbiamo distribuire gli emendamenti, numerarli, eccetera. Vi do un quarto d'ora? Grazie. Sì, quarto d'ora per distribuire gli emendamenti. Numerarli? Sì, commissione, preparatevi già in Sala del Leone, che appena sono numerati ve li trattate. L'augurio è che maggioranza e minoranza trovino un accordo su questi emendamenti. Andate in commissione Sala del Leone, grazie. Il relatore ci mette l'impegno per gli emendamenti. Tu c'hai una copia di emendamenti?
Prego, accomodiamoci. Ci accomodiamo, grazie. Vedo passi felpati. Ok. Bene, riprendiamo dall'articolato. Allora, articolo 1 c'è un emendamento, emendamento numero 1 con parere favorevole. Quindi, no, è sparito, eccolo qua, sta entrando. Presidente, prego si accomodi, grazie. È vero o no? Allora, l'emendamento, prego, chi lo presenta, chi lo illustra? Consiglieri Dal Bianco, prego, lei la parola. Diciamo parere favorevole come la verbale del Consiglio. Questo era l'accordo in Commissione. Procediamo allora con la votazione sull'emendamento 1, parere favorevole all'articolo 1. Apriamo la votazione. Votate, grazie. Chiusa la votazione. 35 favorevoli, unanime, l'emendamento è approvato. Quindi adesso passiamo alla votazione dell'articolo 1 così come modificato da questo emendamento. Quindi se nessuno vuole intervenire procedo con l'apertura della votazione. Apriamo la votazione, votiamo, grazie. Votare, grazie. Chiuso la votazione. L'articolo 1 è approvato con 37 voti a favore, 0 contrari, 0 astenuti. Passiamo ora all'articolo 2. L'articolo 2 ci sono due emendamenti. Emendamento numero 2 è favorevole con modifica, quindi prego Del Bianco. Presidente, prego.
Allora, Presidente, grazie. L'ordine del giorno, l'emendamento numero 2 proposto viene accolto con questa riformulazione, se accettata. Allora, è articolo 2,3, dopo le parole determini i criteri per individuazione delle personalità illustri, sono inserite le seguenti, cioè, virgola, assicurando un'adeguata valorizzazione delle figure femminili per concorrere ad un riequilibrio di genere culturale. Giusto? Sì, della memoria culturale, chiedo scusa. Quindi, ripeto, dopo femminili va via e il riequilibrio di genere nella memoria culturale regionale e viene sostituito per concorrere ad un riequilibrio di genere nella memoria culturale, punto. Va bene, Presidente Soranzo. Del Bianco come proponente accetta le modifiche? Sì, ci tengo a precisare che questa mediazione non altera assolutamente lo spirito con cui avevamo proposto il nostro emendamento, quindi a maggior ragione siamo favorevoli. Va bene, chiede la parola la consigliera Sambo, prego. Ma sì, è molto importante questo tipo di emendamento perché appunto si cerca, si tende ad un riequilibrio di genere che è evidente che in tanti settori ancora non vi è. Proprio per arrivare a questa mediazione abbiamo fatto l'esempio della toponomastica, dove solo il meno del 7% delle strade in Italia sono dedicate a donne, di cui poi, se guardiamo a indicazioni non religiose, quindi Santa Maria eccetera, e alla fine sono circa il 3% di donne illustri in un certo senso, potremmo dire, o comunque di merito, alle quali sono intitolate le nostre strade. Ma questo riguarda la memoria pubblica in generale, anche se pensiamo ai nostri libri di storia, ma anche ai premi, ai riconoscimenti, alle intitolazioni più in generale. Quindi veramente la presenza femminile è quasi in alcuni casi inesistente o comunque sicuramente pochissimo considerata. Quindi questa è una tendenza che si vuole dare con questo tipo di emendamento, ed è importante dare questo tipo di segnale perché anche una comunità si riconosce su cosa intende celebrare, ricordare, e in questo caso ricordare come illustri. Grazie consigliera, quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2 con la modifica accettata dal consigliere. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. L'emendamento numero 2 è approvato con 39 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. C'è l'emendamento numero 3, consigliere. Prego, si chiede la parola, gliela concediamo. A lei. Sì, vado a leggerlo, è un'indicazione che di fatto noi traiamo un po' dalle norme che riguardano soprattutto l'ambito della toponomastica, cioè sostanzialmente facciamo un'aggiunta all'articolo 2, comma 3, quindi si aggiunge un periodo finale in cui si dice: i criteri assicurano l'oggettività, la trasparenza e il pluralismo della selezione ed escludono il riconoscimento delle strutture riferite a persone che, alla data della domanda, ricoprono cariche elettive o di governo regionali, nazionali, europee o negli enti locali, ovvero le hanno ricoperte nei 5 anni precedenti. Mi sembra una norma di buon senso, qui tutti abbiamo il buon senso, naturalmente potenzialmente domani possono esserci altre giunte, altre amministrazioni, situazioni mutate, pensiamo che questa possa comunque essere un segnale che per esempio c'è in tutte le altre normative. Quando per esempio si intitola una via, una strada, una persona, c'è ovviamente naturalmente in quel caso il criterio base che debba essere addirittura defunta e siano trascorsi almeno 10 anni. Per cui questo è lo spirito, l'obiettivo con cui andiamo a proporre questo emendamento. Grazie consigliere, la parola al relatore Soranzo, prego. Grazie Presidente, velocemente. Allora, in ufficio di presidenza eravamo convinti che non fosse necessario un emendamento di questo genere,
perché sembrerebbe a chi ci ascolta che di fatto ci sia un caso, un qualcosa che potrebbe in qualche maniera essere insomma, non conosciuto e che si debba in qualche modo tutelare. In verità non ne conosciamo assolutamente nulla, eravamo preoccupati anche che potesse esserci una sensazione di un processo alle intenzioni su questo tipo di emendamento. Poi ci siamo confrontati successivamente e quindi il parere è favorevole per far comprendere che non abbiamo nessun timore a dare una vita a questa legge il più lungo possibile, pensando a una lunga vita questa legge possa trovare riscontro indipendentemente da qualsiasi, però era giusto lasciare a verbale che non c'è nessun tipo di processo, non c'è nessun caso da normare, non c'è nessuna retroscena da in qualche modo evitare, lo facciamo proprio per dare quella sensazione di essere una maggioranza che ascolta, che cerca di andare sempre nella direzione migliore per una legge migliore possibile. Grazie. Grazie, bene per il parere favorevole all'emendamento, quindi procediamo con, a questo punto, se non ci sono altri interventi, procediamo con l'apertura del voto. Votiamo, grazie. Chiudo la votazione, 38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'emendamento è approvato. Adesso votiamo l'articolo 2 modificato da questi due emendamenti. Se non ci sono interventi aprirei la votazione sull'articolo 2, apriamo la votazione, grazie, e votiamo. Vota presso. Hai votato? Bravo. Chiudo la votazione, 37 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, è approvato l'articolo 2. Passiamo ora all'emendamento 4 sull'articolo 3, anche qui c'è un parere favorevole, quindi il proponente dell'emendamento se può intervenire, grazie, prego Del Bianco. Sì, questo ha trovato subito la condivisione anche in Commissione, penso sia un emendamento importante perché diciamo che in caso di finanziamento in termini a queste strutture, tra gli interventi ammessi rientrano in via prioritaria quelli volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive e a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità delle strutture alle persone con disabilità. Penso che vada anche a dare proseguimento a quanto già approvato recentemente in questo Consiglio. Grazie. Sì, Presidente e Relatore Soranzo, la parola, lei vuole intervenire? No, perché vedevo che faceva gesti. Okay. Grazie. Grazie Enoch. Allora, procediamo con l'apertura della votazione dell'emendamento. Sono 7, 8, sì 8. Bene, chiusa la votazione, 38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'emendamento è approvato. Ora passiamo alla votazione dell'articolo 3, così come modificato dall'emendamento, apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione, 40 favorevoli, intanto ne esce uno di nuovo, 0 contrari e 0 astenuti, l'articolo è approvato. Passiamo ora all'articolo 4, qui c'è un emendamento con parere favorevole, il proponente dell'emendamento vuole intervenire? È un emendamento, lo leggo così tutti hanno sempre un po' sotto mano la questione, che rafforza sostanzialmente il fatto sanzionatorio qualora qualcuno prendesse il contributo e poi, ma di fatto è un'operazione già in qualche modo prevista, qui lo si mette esplicitamente in legge. Semplicemente questo, se volete, se il Consiglio lo ritiene lo leggo oppure possiamo andare avanti. Andiamo avanti. C'è il parere favorevole, quindi insomma procediamo con la votazione direi a questo punto. Apriamo la votazione sull'emendamento numero 5. Votiamo, grazie.
Chiudiamo la votazione. 39 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. L'emendamento è approvato, quindi passiamo ora all'apertura di voto sull'articolo 4. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 39 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. È approvato anche l'articolo 4. Passiamo ora all'articolo 5, sul quale c'è un emendamento, il numero 6, su cui c'è un parere favorevole. La proponente del Bianco vuole intervenire? Prego, la parola. Intervengo perché vale la pena spiegarli. Nella sezione dedicata di cui al comma 1 la Giunta regionale pubblica e tiene aggiornati i criteri di riconoscimento di cui l'articolo 2,3, l'elenco delle strutture riconosciute con l'indicazione della relativa motivazione, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali. Questo lo abbiamo inserito proprio anche nell'ottica di quello che diceva prima il consigliere Soranzo, proprio per dare adito a maggior ragione della trasparenza di un processo, che era una cosa su cui avevamo discusso anche in Commissione, e diciamo così, pubblicando sia i nomi, gli elenchi e le motivazioni costantemente nel sito, penso che questo possa essere a tutti gli effetti soddisfatto. Grazie. Allora, se c'è il voto, scusatemi, c'è il parere favorevole da parte del proponente, del relatore, quindi passiamo alla votazione. Apriamo la votazione. Votate, grazie. Chiusa la votazione. 41 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. L'emendamento è approvato all'articolo 5. Quindi passiamo ora alla votazione dell'articolo. Apriamo la votazione sull'articolo 5 così come modificato. Grazie. Apriamo la votazione, votiamo. Chiusa la votazione, 41 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'articolo è approvato. Passiamo ora all'articolo 6, emendamento numero 7, con parere favorevole da parte del proponente. Consigliere Del Bianco, a lei la parola. Sì, qui di fatto l'articolo rivede un po' la clausola valutativa che vado a leggere direttamente per chiarezza. Diventa così: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, abbiamo deciso di tenere biennale, giusto? Consigliere Soranzo, biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consigliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione dà conto in particolare a) del numero delle strutture riconosciute e della loro distribuzione tra le province del Veneto, delle risorse stanziate ed erogate e delle tipologie di intervento finanziate, del numero dei visitatori e delle ricadute sul turismo e sull'economia dei territori interessate, dello stato di accessibilità delle strutture alle persone con disabilità e della distribuzione per genere delle figure con cui le strutture sono dedicate. Questo per aumentare esattamente quel livello di condivisione e trasparenza che ci siamo posti con la manovra emendativa e che vedo con piacere che la maggioranza ha voluto cogliere. Grazie consiglieri. Preciso che con questa votazione, unica votazione, non occorre poi la votazione dell'articolo perché questo è assorbente. Quindi procediamo con la votazione dell'emendamento numero 7. Apriamo con parere favorevole. Apriamo la votazione. Chiudo la votazione, 41 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, è approvato l'emendamento e quindi anche l'articolo 6. Passiamo quindi all'articolo 7. Ci sono emendamenti sull'articolo 7? No, nessun emendamento sull'articolo 7, quindi se non ci sono interventi io procedo. Ok. Aperta la votazione sull'articolo 7.
Votate, grazie. Chiusa la votazione, 38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, anzi scusate 39, chiudiamo la votazione. È approvato anche questo articolo 7. Passiamo ora all'emendamento 8 che è sul titolo. C'è un parere favorevole, lo diamo per letto, perfetto, quindi procediamo con la votazione. Votate, grazie. Chiusa la votazione con 37 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi è approvato anche questo emendamento. La può dichiarare a verbale, grazie. Dopo la dichiaro io o la dichiara lei? Dichiara lei. Allora, prego. Sì, chiedo di mettere a verbale che anche il mio voto è favorevole, Martini, perché non sono riuscita a votare a tempo. Beh, direi che è unanime, quindi procederei, se dite, con la votazione del progetto di legge. Ci ho provato io. È unanime. Molto velocemente, Presidente, grazie della sua attenzione. Come relatore, il Presidente, vai, Presidente del Consiglio, Presidente Stefani, benvenuto. Ubi Maior Enox Soranzo. Vado. Prego. Solo per ringraziare, perché poi insomma credo di poter dire che quello che è avvenuto in Commissione e che avevamo proposto come percorso in Commissione, sia come Presidente che come anche proponenti, si è avverato di creare e di approvare una legge che può essere il contributo di tutti. Credo che nelle votazioni e nell'approccio, penso che anche il correlatore possa ammetterlo, nel senso constatarlo, c'è stata una volontà di collaborazione e di ragionamento sul testo, anche sui contributi apportati. E per questo mi sento di ringraziare tutta l'Aula, ma in particolare i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia che hanno sottoscritto questo progetto di legge. Ringrazio tutti i colleghi della maggioranza per aver lavorato e contribuito in Commissione, e anche di minoranza sia in Commissione che quest'oggi. I ringraziamenti vanno anche a tutti l'Ufficio Legislativo, a Dottor Giacchetti, a tutto l'Ufficio Legislativo che ha lavorato per portare avanti dal punto di vista tecnico e giuridico questo provvedimento di legge, e vorrei ringraziare anche il dottor Colombo della Sesta Commissione e tutto l'ufficio di segreteria della Sesta Commissione, che continua a lavorare in modo incessante a tantissimi provvedimenti. Penso di poter dire con grande soddisfazione che oggi sicuramente era nell'intenzione della Regione Veneto compie un passo importante e innovativo, soprattutto nei riguardi della conservazione, promozione e fruizione pubblica dei luoghi quali case di dimora e studi di persone illustri, donne e uomini illustri del Veneto. Grazie. Va bene, grazie. Tutti adesso. Consigliere Del Bianco, prego. Sì, grazie, per dire che grazie Presidente, intervengo per dire che mi pare che il percorso che abbiamo fatto abbia notevolmente migliorato la legge, e questo penso che sia un obiettivo di tutti quando sediamo in quest'Aula, e l'abbia migliorata anche rispetto ad altre leggi simili che sono state approvate in altre regioni, per cui io penso che il percorso che abbiamo fatto in Aula sia stato un percorso importante, motivo per cui naturalmente voteremo a favore del provvedimento così emendato, e resta ovviamente l'invito da parte mia e da parte nostra di cercare di lavorare sempre di più anche in Commissione e poi anche in Consiglio nella costruzione precisa delle leggi sulla cultura, ragionando molto assieme, diciamo, alla legge 17, e resta anche l'idea di dar continuità, poi, e questo lo auspichiamo e auspicheremo soprattutto nei prossimi bilanci,
alle leggi che facciamo, quindi che questa legge, se avrà il nostro voto favorevole, è sicuramente una legge che è stata secondo me migliorata, e speriamo che l'attività possa essere davvero pluriennale con continui stanziamenti. Grazie all'Aula per il lavoro fatto, perché penso sia un lavoro comunque significativo. Grazie, la parola al consigliere Szumski, prego. Anche da parte nostra esprimiamo il voto favorevole anche per il percorso che è stato fatto e per le indicazioni poste in essere puntualmente, augurandoci che questa sia data diffusione a tutti quanto gli enti del Veneto, perché c'è una pletora di persone che hanno e di personaggi che hanno, secondo me, le caratteristiche per essere inseriti in questo iter e anche, lo dico, in un senso più ampio, insomma, non solo Veneto ma Serenissima, per la ricaduta temporale che hanno avuto su questi territori. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato. Sono contento che siamo arrivati in fondo a questa proposta e quindi grazie a tutti e bel lavoro. Enoch, Sranzo, complimenti. Voglio dire 70.000 euro però un po' pochi, quindi una ringhiera, femo una ringhiera della casa illustre, almeno che sia in Corten. Grazie, quindi a questo punto chiuderei le dichiarazioni di voto, passerei al voto del progetto di legge. Allora, apriamo la votazione finale sul progetto di legge. Votate, grazie. Chiusa la votazione, sono 39 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Il progetto di legge è approvato. Grazie. C'è una mozione sui lavori? Ah, prego, verbale, prego. Metto a verbale che sia il mio voto positivo, perché ce l'ha con me oggi lo strumento. Grazie. Quindi, consigliere Szumski dichiara il voto favorevole al progetto di legge nella votazione finale. Grazie. Passiamo ora alle nomine, scusate, l'elezione delle nomine, l'indicazione dei nomi per quanto riguarda le prossime votazioni. Passiamo all'oggetto numero 9, sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, designazione di un componente aggiuntivo. Chiedo se ci sono all'Aula e ai consiglieri se ci sono proposte su questa posizione. Grazie Presidente. Per la maggioranza proponiamo il nome di Giuseppe Gerli, generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza in quiescenza, di cui vi riepilogo un breve profilo biografico. Si è arruolato nella Guardia di Finanza il 2 ottobre del 1980. È stato nominato tenente il 20 settembre 1984, ha tenuto il comando di diversi reparti della Guardia di Finanza, tra i quali si segnala il comando provinciale di Novara, il comando provinciale di Torino, il comando del nucleo di tutela finanza pubblica di Roma, il comando delle unità speciali di Roma, il comando regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Emilia Romagna, il comando della Legione Allievi, il comando dell'Aeronavale Centrale e da ultimo dal 26 marzo 2025 all'11 maggio 2026, quando poi è stato collocato a riposo, ha svolto il ruolo di comandante interregionale dell'Italia nord-orientale della Guardia di Finanza. Sotto il profilo degli studi, oltre ovviamente al corso superiore di Polizia Tributaria e i corsi interni alla carriera della Guardia di Finanza, ha 3 lauree magistrali, una in giurisprudenza, una in scienza della sicurezza economico-finanziaria ed una in scienze politiche. Ha conseguito poi altri titoli di studio post lauream, tra i quali un master universitario in diritto tributario dell'impresa presso l'Università Bocconi e altri master presso le università di Perugia e di Roma La Sapienza. Grazie. Generale di Corpo d'Armata.
Grazie consigliere Pressi. Ci sono altre... Scusate, no. È una votazione seria per un organismo importante. Allora, ci sono altri nomi che l'Aula intende proporre? Prego, consigliere Cunegato, lei chiede la parola. No, volevo sapere come mai non avete letto anche il curriculum di quella che avete nominato il Teatro di Vicenza, che è stata Recanza. Consigliere Cunegato, non facciamo provocazioni. Le manderò un mio poster a casa, visto che utilizza impropriamente le mie foto sui suoi post. Mi fermo qua, poi valutiamo anche sull'utilizzabilità di quelle foto. Procediamo con... No, nessuno. Ah sì, Morena Martini, prego. No, non Mi seguiamo. sento di rispondere invece a Cunegato, chiedo scusa Presidente, perché alla provocazione di Cunegato, perché per la nomina di Cristel, perché stiamo esagerando proprio nei confronti, prima di tutto, di una donna che è laureata, al di là della parte che ha fatto in televisione. Tutti possono recitare una parte televisiva, ma non mi pare che nessuna delle attrici che possiamo nominare in quest'Aula debba essere ricordata solo per le parti che recita. Quindi invito i colleghi che devono dire qualcosa contro qualcuno di prendersi anche i curricula di queste persone, indipendentemente dalle parti che hanno recitato in televisione. Rigetto completamente l'osservazione di Cunegato e anzi, proprio perché è una donna, ci penserei prima di guardare solo all'esteriorità, perché proprio da certi banchi vengono delle considerazioni sull'esteriorità delle donne e in questo caso mi sento di difendere. Ho capito la necessità di intervenire, ha chiarito, però atteniamoci all'oggetto, grazie. Allora, come doveva fare altrettanto Cunegato ovviamente. Passiamo quindi alla votazione. Votate, grazie. Gerli prima. Votate, grazie. Sì, votate. Teniamo aperto perché la votazione è un po' più... Anche la Lanzarina ha votato. Bene. Prendiamo atto. Bene. Chiudiamo la votazione. Esito. Votanti 35, Giuseppe Gerli 22, Carlo Rapicavoli 2, schede bianche 9, non partecipano al voto 2 consiglieri. Pertanto il generale Giuseppe Gerli è rappresentante in Corte dei Conti votato dall'Assemblea. Complimenti a lui. Passiamo ora alla prossima votazione, Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia, nomina di 3 esperti in materia di agricoltura e foreste. Ciascun consigliere in questo caso vota 2 nomi, quindi chiedo all'Aula di indicare i candidati, se ci sono indicazioni. 2. Ognuno vota 2, limitato a 2. Prego, do la parola. Sì, propongo i nomi di Boetto Emanuele, Isatti Alessandro e Liviero Fabio. Livieri, scusi. Boetto, Isatti, Livieri. Grazie. Allora, data l'indicazione di voto, ci sono altre proposte di votazione, di candidature da avanzare? Ci sono altre proposte? Chiedo all'Aula, intanto, mentre si mettono d'accordo. Manildo? Non avete altre proposte? Perfetto, procediamo, apriamo la votazione, grazie.
Ragazzi, però ho capito, cioè, le votazioni. Francesco. Luisetto fa un certo effetto. Possiamo chiudere la votazione. Votanti 34, Isatti 21, Fabio Livieri 12, Nazzareno Augusti 1, Emanuele Boetto 16, 8 bianche e una non partecipa al voto. Allora faccio una proposta perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Allora la proposta è: avete bisogno di qualche minuto per parlarvi tra capigruppo? Benissimo, allora sospendo per 10 minuti al massimo, non di più. Possiamo riprendere? Bene. Allora, però dovete sedervi ragazzi, se cominciamo a girare. Consiglieri, richiamate i vostri consiglieri, grazie, di maggioranza e di minoranza. Bene, procediamo. Siamo a Rovigo, Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Rovigo, nomina di 3 esperti in materia di agricoltura e foreste. Quindi chiedo, anche qui sono 3 nomi, ogni consigliere vota 2 nomi. Quindi consigliere Rigo, vedo che è già in piedi, le do la parola per fare la proposta dei nominativi. Grazie Presidente, propongo Rizzato Dario, Rossi Gianni e Sturaro Sara. Chiedo se ci sono altre proposte. Non ci sono altre proposte di candidature, quindi passiamo alla votazione. Votate, grazie.
Votate, grazie. Chiuso la votazione, su 33 votanti, vediamo l'esito. Attendiamo l'esito. Non si vede? C'è qualche problema sul sistema, portate pazienza un attimo. Allora, i voti ci sono, il sistema non li fa leggere, però abbiamo la possibilità di stamparli, quindi li leggo io dal computer del funzionario. Allora, sui 33 dicevamo Rossi Gianni 18, Sara Sturaro 13, Paolo Franceschetti 10, Matteo Cassetta 5, Dario Rizzato 5, schede bianche 4, non partecipano al voto 1. Pertanto sono eletti Rossi, Sturaro, Franceschetti. Bene, procediamo con la prossima. Provincia di Padova, stessa commissione, 3 esperti in materia di agricoltura e foreste. Ripeto, per ogni consigliere 2 votazioni, 2 voti al massimo. Chiedo al consigliere Rigo di indicare i nominativi. Padova, consigliere Rigo. Padova, Antonini Maurizio, Prevedello Alberto, Nauva Nicolas. Ci sono proposte alternative? 3 su 3. Non ci sono proposte. Antonini, Prevedello, Nauva. Sì, non ci sono proposte alternative, quindi apriamo la votazione. Ricordatevi di inviare i nomi dopo aver fatto l'indicazione. Prego, votate. Votare, grazie. Chiusa la votazione, 31 votanti. Ecco qua l'esito. Nauva 14, Antonini 12, Prevedello 13, 11 bianche e basta così. Quindi sono eletti Nauva, Antonini e Prevedello. Grazie. Passiamo alla prossima votazione sulla provincia di Verona, stessa commissione, sempre i 3 nominativi, se ne votano 2. Prego. Sì, grazie Presidente. Propongo i nomi di Marchi Davide, Adami Elisa e Vabbè, ci sono altre proposte? Non ci sono proposte, procediamo con la votazione. Adami e Marchi, nomi indicati in questo momento. Apriamo la votazione. Votate, grazie. Il tecnico informatico se può avvicinarsi, grazie alla consigliera Lanzarin.
Stiamo ancora votando. No, c'è la... Stiamo ancora votando. Acceleriamo però, per favore consiglieri, sennò... Chiusa la votazione, 32 votanti, questo è l'esito. Adami 19, Meneghelli 4, Maule 3, Marchi 19, Molinari 4, Ceno 3. Bianche 3. C'è il ballottaggio? Allora, Adami e Marchi eletti, abbiamo Meneghelli e Molinari a pari voti. Dobbiamo fare uno spareggio tra Meneghelli e Molinari. Solo 2 minuti di attesa per impostare il software. No, fermi. Qua dopo ci fermiamo con la votazione, va bene? Senti loro, senti i tuoi. C'è anche il fondo casa, c'è la Vicenza dopo e il fondo immobiliare etico Veneto Casa. Finito. Rimanete dopo seduti, abbiamo anche Vicenza da votare come commissione e il fondo etico Casa Veneto Casa. Siamo pronti, accomodatevi, grazie. Allora, andiamo, abbiamo detto, al ballottaggio tra i due. Rigo, accomodatevi che votiamo il ballottaggio, grazie. Ballottaggio, come c'è? Apriamo la votazione. Non dà la possibilità. Scusate un attimo, silenzio un attimo, piano. Allora, non dà la votazione di inviare il voto. Proviamo ad annullare e a riprovare. Annulliamo, perfetto. Ditemi se siete pronti per riprovare.
Un attimo solo che facciamo un controllo, poi diamo il via alla votazione. No. C'era lui. Allora, riproviamo a votare. Apriamo la votazione nel ballottaggio a 2. Votate. Votate, grazie. C'è la consigliera che non ha... Ok. Votiamo. Chiudo la votazione. Ballottaggio, passa Molinari con 21 voti, 3 Meneghelli e 7 bianche, una non partecipazione al voto. Passiamo all'ultima delle commissioni, quella di Vicenza, sempre 3 nomi. Prego, consigliere Rigo. Propongo i nomi di Rozzanigo Erika e Aloia Andrea. Ci sono altre proposte? Nessun altro? Allora procediamo con la votazione, prego. Votate, grazie. Votiamo. Chiusa la votazione. 33 votanti, Rozzanigo 19, Aloia 19, Pigato 6, Licata 2, Cala Cura 1, 7 bianche, non partecipano al voto 0. Quindi gli eletti sono Rozzanigo, Aloia, Pigato. Chiusa anche questa commissione. Passiamo ora alla prossima ed ultima votazione Veneto Casa, designazione di un componente in rappresentanza della Regione del Veneto. Chi fa la proposta? Consigliere Baldan, prego, lei. Grazie Presidente, proponiamo Zanon Nicola. Ci sono altre proposte? Non ci sono altre proposte, procediamo con la votazione. Prego. Zanon. Votiamo, grazie. Chiusa la votazione. 32 votanti, Zanon 21, Livari 1, 10 bianche, 0 non partecipano al voto. Quindi è eletto Zanon nella fondazione, nel fondo, scusate, immobiliare etico Veneto Casa. Allora, il momento delle votazioni è finito. A questo punto io chiuderei i lavori e riprendiamo il 30 giugno
per le mozioni, riprendendo naturalmente nell'ordine stabilito in conferenza capigruppo. Sull'ordine dei lavori, prego. Presidente. Prego. Sì, scusate, l'ordine dei lavori. No, più che altro perché nella capigruppo di prima avevamo concordato, per esigenze anche di presentazione delle candidature, di fare le 2 mozioni di Bardolino e Bassano del Grappa. Se decidiamo di farle, magari le possiamo fare anche velocemente e senza... Sì. No, allora se facciamo un accordo... Posso? Sì. Posso? Se facciamo un accordo tra gentiluomini e gentildonne e facciamo un'unica discussione, 2 votazioni distinte, tagliamo sui tempi. Guardi che ho parlato anche con i suoi rappresentanti, quindi no, io ho parlato con tutti, quindi c'era un accordo per chiudere alle 18:30, entro le 18:30, poi siamo qui, se volete stare qua fino a stanotte, io sto pure qua fino a stanotte, sono abituato. Quindi? Va bene, allora Bozza, se siete d'accordo andiamo avanti, facciamo le due votazioni distinte, magari l'unica discussione. Però va bene, allora procediamo intanto con la mozione 29 presentata dal consigliere Bozza su Bardolino, candidato a città italiana della cultura nel 2029. Prego. Grazie Presidente, allora vado direttamente alla sostanza di questa mozione, che ha l'intento, ovviamente sapete che annualmente il Ministero della Cultura indica una procedura di evidenza pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse dei comuni che intendono partecipare alla selezione della città italiana alla cultura. Il Comune di Bardolino ha segnalato la propria intenzione ovviamente di presentare la candidatura partendo dal proposito di unire un vasto territorio gardesano afferente alla sponda veneta in un percorso che muove dall'intento di prendersi cura del territorio attraverso una serie di condivisioni territoriali, promuovendo appunto le ricchezze culturali, paesaggistiche e ambientali in un'ottica di innovazione e di sviluppo sostenibile. Il Comune di Bardolino, che ha coinvolto più di 171 soggetti sottoscrittori, infatti c'è un emendamento che aggiorna proprio la mozione, che ovviamente era stata presentata ancora lo scorso gennaio. Nel frattempo il Comune è andato avanti e ha raccolto la bellezza di oltre 170 soggetti tra enti pubblici, associazioni e enti privati che hanno ovviamente sottoscritto la candidatura. Quindi questa mozione sostanzialmente chiede di impegnare la Giunta a farsi parte attiva affinché sia dato dalle competenti strutture regionali ogni utile sostegno per concretizzare al meglio la candidatura di Bardolino Città della Cultura 2029, contribuendo così alla realizzazione di un dossier in grado di valorizzare e enfatizzare le ricchezze culturali del territorio gardesano, nonché dare ogni supporto anche in termini di valorizzazione del progetto e sua comunicazione e promozione. Questa è la sostanza della mozione. Ho già illustrato anche l'emendamento che appunto va ad aggiornare i sottoscrittori e per quel che mi riguarda, sperando che il voto sia favorevole, mi fermo qui. Grazie. Bene, allora no, però perdonatemi. No, piano. Abbiamo condiviso la presentazione delle 2 mozioni, poi si fa un'unica discussione e con 2 voti separati. Questo è l'iter. Prego, non si può negare la parola a nessuno. No, piano, consigliera, prima la Martini che presenta l'altra e poi interviene lei su dove preferite. Sì. No, rimanete pure lì. Prego, consigliera Martini, grazie. Il mio intervento è a sostegno della mozione che vede Bassano del Grappa candidata alla Capitale Italiana della Cultura 2029.
Perché, signor Presidente e colleghi tutti, sostenere questa mozione significa riconoscere a Bassano del Grappa e al suo territorio un diritto che le spetta come nel panorama culturale nazionale. Bassano non è semplicemente una cornice decorativa o un evento isolato, ma è storia vissuta e l'ossatura della nostra identità, soprattutto è la chiave del nostro sviluppo culturale futuro. Questa candidatura non è un traguardo locale, ma una sfida strategica che vede la Regione Veneto protagonista al fianco di una città naturalmente per noi straordinaria, capace di unire la memoria storica e l'innovazione contemporanea. Nei pilastri del dossier che vorremmo presentare, Bassano merita il titolo perché ha i numeri e la storia che parlano da soli. Il dossier di candidatura si sta strutturando e si poggia su eccellenze che pochi altri territori possono vantare. Un patrimonio storico-artistico, simbolo indiscusso della città, Ponte Vecchio, musei civici, racchiudono tesori immensi, opere di Jacopo da Ponte, i capolavori del Canova, preziose testimonianze grafiche del Remondini, le numerose mostre, non ultima quella di Segantini, e le continue manifestazioni, ma è anche un'officina del contemporaneo. Da oltre 45 anni, Opera Estate Festival Veneto rappresenta uno dei festival multidisciplinari più importanti d'Italia. Inserito in prestigiose reti di cooperazioni europee e internazionali, Bassano non custodisce solo il passato, ma produce attivamente cultura contemporanea. E poi la forza della lettura e dell'inclusione. Dal 2017 Bassano detiene il titolo ministeriale di città che legge, con una biblioteca civica e un hub intergenerazionale formidabile, capace di registrare oltre 100.000 presenze all'anno, dimostrando come la cultura sappia generare coesione sociale e reale. Aggiungiamo le tante manifestazioni come la Leggenda di Bassano, che ospita oltre 100 equipaggi di auto storiche che arrivano da tutto il mondo, non solo dall'Europa. E il metodo Bassano, una partecipazione che parte dal basso e che dà centralità ai giovani, ed è un elemento fondamentale perché guarda a macro temi strategici come futuro, patrimonio, paesaggio e officina. In particolare evidenzio che è nato proprio in questi giorni il TAG, il Tavolo Agenda Giovani, dove ragazzi dai 18 ai 27 anni avranno come base operativa Palazzo Bonauguro e sono stati chiamati direttamente dal sindaco della città, Nicola Finco, e dall'amministrazione per definire la visione culturale della nuova città bassanese. Quanto diamo spazio, risorsa e fiducia ai giovani, la cultura smette di essere nostalgia e diventa visione. E vorrei anche parlare della Pedemontana, che fa sì che Bassano possa diventare territorio connesso e accessibile, in un valore geopolitico e infrastrutturale che sostiene questa sfida. Quindi il titolo di Capitale Italiana della Cultura diventa strumento capace di generare benefici strutturali a lungo termine, aumentando attrattività turistica e stimolando l'innovazione delle imprese creative e rafforzando l'immagine del Veneto nel mondo. Vi chiedo quindi di sostenere questo cammino che è appena iniziato e che diventa fondamentale per il nostro territorio, che è già al lavoro con entusiasmo contagioso. Dimostriamo che la nostra Regione sostiene unita le sue eccellenze e quindi vi invito di cuore a votare a favore di questa mozione per dare forza a Bassano del Grappa e a tutto il bassanese. Grazie infinite. Grazie, apriamo la discussione, è un'unica discussione, parola a Chiara Luisetto, prego. Grazie Presidente. Allora, premessa, immagino che chi vive nel territorio bassanese o nel territorio vicentino abbia a cuore profondamente l'idea di Bassano città e capitale della cultura, anche perché lo è stata per il Veneto e ora si candida per il livello nazionale e ha fatto dei passaggi e dei passi, come è stato descritto dalla consigliera Martini, per arrivare a questo traguardo. E immagino che chi viene dal territorio veronese abbia altrettanto a cuore la sorte di Bardolino e del futuro di questa candidatura. Il tema vero, a mio avviso, è che mettere il Consiglio regionale nella condizione di votare il sostegno a due candidature rischia di non rafforzarne nessuna delle due. Cioè, si dovrebbe prevedere la capacità di fare sintesi e la volontà di scegliere una candidatura per meriti, per percorso, per caratteristiche che si ritenga quella su cui tutto il Consiglio regionale deve compattamente convergere. Io credo che il rischio di
votare a favore di 2 candidature, soprattutto nella fase finale, quando ci sarà una selezione e si arriverà, come dire, alla sintesi, potrebbe fare la differenza vera che la Regione sostenga una singola realtà. Anche perché, in particolar modo nella mozione su Bassano, giustamente si chiede che ci sia un'attenzione anche rispetto agli organi, al Parlamento e agli eletti negli altri organismi, e che la Regione faccia ogni cosa che è in suo potere per sostenere questa candidatura. Ma se la Regione fa ogni cosa che è in suo potere per sostenere Bassano e poi fa ogni cosa che è in suo potere per sostenere Bardolino, io ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che si rischi di indebolire entrambe. Ovviamente, insomma, da rappresentante di questo territorio, per me Bassano ha un ruolo fondamentale e può essere una degnissima città della cultura per il 2029. Il tema vero è che sintesi ci vogliamo dare, qual è il messaggio politico che esce da questo Consiglio su queste candidature. Ecco, la mia preoccupazione è che votare a favore di tante sia come non votare a favore di nessuna. Grazie. Consigliere Cunegato. Allora, capitale della cultura il 2029, fra poco scade il bando. Cosa fate? Cosa ci chiedete di fare? Voi ci chiedete di appoggiare la candidatura di 2 città diverse del Veneto, cioè Bassano e Bardolino. Io credo che questa sia una metafora di chi è all'amministrazione del Veneto da 6 mesi. Cioè questo dimostra che non c'è nessun tipo di visione politica condivisa. Cioè, a me viene in mente una frase di un grande filosofo, che Cozzalone: siamo una squadra fortissima fatti di gente fantastici. Cioè, la politica con la P maiuscola è un progetto. Allora, se c'è un progetto e se c'è una regione, la regione, visto che c'è una città che vince in tutta l'Italia, no? Che cosa fa? Si concentra sulla promozione di una città del Veneto, che sia Bardolino, Bassano o un'altra. Se invece si fa la P minuscola, no? Alla fine si chiede alla regione di promuovere 2 città diverse. Allora, cosa vuol dire politica con la P minuscola? Che è evidente che voi o non vi parlate, oppure l'unica cosa che vi interessa è che c'è chi promuove Bardolino e va dal comune di Bardolino e dice: guardate, io ho la regione che promuove Bardolino, c'è chi promuove Bassano, no? Degnissima, come ha detto prima la Luisetto, degnissima di essere città italiana della cultura. Chi promuove Bassano va là e dice: la regione promuove Bassano. Chi va a Bardolino dice che la regione promuove Bardolino e dice che promuove Bassano. Chi va a Bassano dice che la regione promuove Bassano e dice che promuove Bardolino. Ecco, io credo davvero che questo sia poco serio. Sia poco serio, ma dimostra fondamentalmente che voi non avete un gruppo unito. Cioè, quello che sta succedendo anche in questi giorni è evidente, no? Cioè, ci sono consiglieri regionali che vanno nei territori a criticare quello che fa la giunta che dovreste sostenere, e a questo punto ci troviamo di fronte una cosa, secondo me, che è insensata. Allora io vi chiedo: o ritirate una delle 2 mozioni e allora io la voterò e la sosterrò, altrimenti qua l'unico senso è il consenso individuale di chi andrà nei territori a dire che appoggia questa cosa qua. Ma questo invece, appoggiare 2 città diverse, se vogliamo che una città diventi la città della cultura in tutta Italia nel 2029, non significa assolutamente fare l'interesse dei veneti, fare l'interesse di queste città, e io credo che sia anche il sintomo, come dire, di una maggioranza che non è coesa, non è unita, che non ha una visione comune e che probabilmente non è neanche fatta di persone che si parla. Quindi vi faccio questo invito: decidete che cosa fare, decidete quale città vogliamo sostenere, andiamo tutti uniti e uniamo le forze, altrimenti io credo veramente che più che fare politica questa diventi una barzelletta. Grazie consigliere. Consigliere Rigo e dopo Del Bianco, prego. Sì, grazie Presidente. Io, venendo dal territorio veronese, ho apprezzato la mozione a sostegno di Bardolino, che è una città importante del nostro lago di Garda dal punto di vista turistico-culturale, che ha storia, cultura, identità e tradizione. Ritengo strumentali le dichiarazioni delle opposizioni
in particolare del collega Funegato rispetto al fatto che credo che sia un orgoglio per quest'Aula e per il Veneto che due città importanti come Bardolino e Bassano abbiano presentato una candidatura, abbiano costruito un dossier, e io ritengo che siano meritevoli entrambe di essere sostenute perché assolutamente hanno le carte in regola. Scegliere una anziché l'altra, andate voi sul territorio a dire tu sei brutto e cattivo e tu sei bello e bravo. Noi riteniamo che sono due candidature di assoluto valore e giustamente ci sono esponenti che hanno ognuno dei rispettivi territori portato la proposta di sostegno alla candidatura sia di Bassano che di Bardolino, e riteniamo che siano entrambe meritevoli di essere sostenute. Grazie. Grazie Rigo, la parola del Bianco, prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, io cercherei di, se possibile, fare un po' di ordine, perché una cosa deve essere chiara. Qui nessuno si spreca a dire che Bardolino è meglio di Bassano o Bassano è peggio di Bardolino, e questa è una questione. Quello che diciamo noi mi sembra piuttosto chiaro. Allora, il bando in cui si manifesta l'interesse, che mi risulti, guardando da internet, scade il 1° luglio. Oggi siamo a giugno, quindi potenzialmente possono esserci altri comuni, altre città, che entro la fine della scadenza del bando presentano una loro candidatura. Può essere, perché questo noi non lo possiamo ancora sapere. Allora la questione è, noi come Consiglio regionale diamo un sostegno a prescindere a tutte le città venete che si presentano al titolo di capitale italiana della cultura, o la diamo solo ad alcune? Perché se lo diamo a tutte, allora dobbiamo aspettare il 1° luglio e fare un atto condiviso e coordinato, preso atto di quelle domande che sono state mandate al Ministero, le sosteniamo. Se invece vogliamo fare un po' e non si sa che cosa arriverà, facciamo esattamente queste mozioni, ma non mi sembra un ragionamento francamente particolarmente logico. Per cui io chiederei questo, valutate, aspettiamo il 1° luglio, sulla base delle domande che vengono presentate valutiamo, se saranno Bardolino e Bassano e basta, valuteremo, perché effettivamente il concetto finale è che comunque è una delle due che mai, semmai, avrà il titolo di capitale italiana della cultura. Se invece il Consiglio regionale decide di sostenerle entrambe, o potenzialmente una terza candidatura, benissimo, però o tutti o nessuno, secondo me. Per cui un minimo di ragionamento va affrontato, credo, per l'onestà del ragionamento che facciamo in Consiglio, altrimenti io stesso farei fatica a giudicare sinceramente così se sostenere Bardolino o Bassano, oppure magari un terzo comune o una terza città che ha intenzione di farlo. E allora aspettiamo, se si sostengono entrambe, aspettiamo che sia chiusa la graduatoria. Non è un dibattito, consigliera Martini, lasci finire il collega, grazie. Io vi proporrei a questo punto di aspettare il 1° luglio. Grazie, consigliere Rocco e poi Pressi. Cedo la parola al consigliere Pressi, mi riprenoto. Ha chiesto. Accademia, prego. No, prego. La parola a Pressi, grazie. Ecco, grazie. Allora, guardate, io penso che una parte un po' del clima, scusate un attimo, una parte del clima un po' teso che si è creato dipende anche dalle tempistiche, e di questo ovviamente ci scusiamo. Però io vi volevo dire due cose che derivano da una mia esperienza pratica, perché quando ero sindaco di Soave avevo studiato l'idea di fare la candidatura. Allora, due robe. La prima, il fatto di avere il sostegno della Regione, quando c'è il processo valutativo nazionale, quelle città
venete, siciliane, campane, che hanno il sostegno della regione, ovviamente giocano un campionato diverso. Quindi la nostra, dal mio punto di vista, più che una preferenza rispetto all'una o all'altra città, che diventa difficile anche solo trovare un criterio in base al quale dire l'una o l'altra, diventa semplicemente creare una condizione abilitante per entrambe le città per poter competere. Se mi ascoltate io vi dico la mia, se no vado anche a Soave che sto bene. Allora, non è il tema di dire meglio una, meglio l'altra o nessuna delle due, è il tema di mettere entrambe nella condizione abilitante di poter stare nella fascia di quelle città che hanno il sostegno regionale. La cosa dal mio punto di vista deve essere guardata in questi termini, rispetto poi a quello che diceva il collega Del Bianco sui tempi attendiamo. Allora, i dossier di candidatura di città italiane alla cultura hanno una complessità tale, non fosse altro per creare la rete e i partenariati che servono a presentarsi secondo il bando, che se uno lo vuole fare deve partire 2 anni prima. Quindi, se ci fosse una terza località sicuramente lo sapremmo. E anche se arrivasse la settimana prossima diventa difficile per noi perché le nostre 2 città o hanno la patente della regione entro luglio oppure non se ne fa nulla. Allora, ripeto, guardiamola sotto questo profilo, mettiamoci nelle condizioni di avere 2 candidati che possono competere senza handicap sul piano nazionale e, tra virgolette, raddoppiamo la possibilità per la nostra regione di ottenere la capitale della cultura. Niente di più, niente di meno. Per fare una valutazione bisognerebbe avere i dossier, ma i dossier finché non sono presentati c'è il divieto di divulgarli. Quindi una verifica di merito in ogni caso non potremmo farla. Grazie. Grazie, consigliere Manildo. Grazie, intervengo dopo l'intervento del collega Pressi perché quando parlava di esperienza mi è venuta in mente la mia esperienza da sindaco. Con Treviso ci siamo presentati per città italiana della cultura e siamo arrivati tra le finaliste, tra le prime 10 e quindi abbiamo avuto l'onore di fare le audizioni perché fosse scelta la città e pur avendo fatto un lavoro pregevole quella volta ci è stata preferita Parma che era già stata nelle prime 10 altre 2 volte. Proprio perché è difficile entrare e essere designata come capitale della cultura. Penso che il sostegno della Regione sia fondamentale, parlo della parola sostegno e diversamente, forse anche dando un po' il concetto che la presentazione del proprio comune come città capitale della cultura è una decisione del Consiglio Comunale, poi si devono fare tutte le reti, i partenariati, tutte queste cose, quindi non c'è una signoria della Regione di dire tu non la presenti, tu la presenti l'anno prossimo, tu la presenti in un altro momento. È il consigliere, è il sindaco con la sua giunta che decide. Io sono contrario a un giudizio preventivo da parte della Regione su è meglio una candidatura rispetto ad un'altra. Ritengo invece che sia giusto e sia fondamentale e in questo spirito ritengo che la Regione debba sostenere tutte le candidature per città della cultura. Giustamente si parlava di orgoglio del territorio, di specificità, di diversità, che la partecipazione al bando dà la possibilità di dare una vetrina non soltanto al comune ma a tutto il territorio. Quindi ritengo che molto semplicemente siano da sostenere entrambe le candidature e la Regione dovrebbe comunque sostenere tutte le candidature dei comuni veneto a questo bellissimo bando. Grazie consigliere, la parola al consigliere Rocco. Ma brevissimamente perché mi associo a quello che hanno detto sia il consigliere Pressi che il consigliere Manildo. Anche io ho avuto l'esperienza di seguire la candidatura quando era sindaco Giovanni Manildo, poi ho avuto l'esperienza da consigliere di minoranza quando il sindaco era Mario Conte e c'è da dire una cosa, che comunque vincere è difficile. Noi speriamo che vinca una città veneta, però vince una città all'anno e ci sarebbe anche da dire che in Italia ogni città che abbiamo è capitale della cultura per sempre perché siamo il paese più bello del mondo. Però al di là del fatto di vincere, per questo secondo me è importante che la Regione dia il sostegno, non solo per moltiplicare gli sforzi,
ma perché quando si presenta il dossier si creano comunque delle reti tra partner, delle reti tra città, e anche soltanto il percorso è un percorso di grande valore perché rafforza l'orgoglio territoriale, perché attiva tutta una serie di reti che fanno squadra, per cui io penso, come ha detto il consigliere Manildo, che sia importante che la Regione, a prescindere, dia il suo sostegno a entrambe le candidature, mettendo le mani avanti che si vince, si perde, ogni comune d'Italia è capitale della cultura e quindi non sarà insomma il fatto di vincere o perdere a determinare la qualità culturale di un comune. Grazie. Allora dobbiamo adesso passare, chiudo la discussione generale, passiamo a voto per ogni mozione, però sulla mozione Bardolino, per intenderci, c'è un emendamento che votiamo, è del presentatore Bozza, quindi chiederei a Bozza di andare al voto, se è d'accordo. Quindi votiamo l'emendamento alla mozione Bardolino. Apriamo la votazione sull'emendamento. Eccolo lì. È aperta la votazione? Votate, grazie, l'emendamento Bozza alla mozione Bardolino. Chiusa la votazione. Io qua. Allora 21 favorevoli, 4 astenuti, 26 assenti, quindi è approvato. Passiamo ora alla... Se non ci sono dichiarazioni di voto procede... votiamo sulla mozione emendata. Bardolino. Votiamo, chiusa la votazione, vediamo l'esito della votazione, 29 favorevoli, un astenuto e una non partecipazione al voto, quindi è approvata anche questa. Mozione, passiamo alla mozione Bassano, non ci sono emendamenti, quindi c'è una dichiarazione di voto del Bianco su Bassano, prego. Solo per dire due cose. La prima, che capisco il ragionamento che è stato fatto, che sosteniamo tutto, faccio però presente che il dossier delle candidature deve essere presentato tra 3 mesi. Adesso c'è solo la lettera formale di una città a voler partecipare o meno alla candidatura. Quindi è vero, io sono convinto che saranno solo le 2, però potenzialmente impegniamoci almeno che se ce ne fosse una terza facciamo lo stesso procedimento. Certo. L'altra cosa che dico, votiamo con convinzione questa cosa, la votiamo con convinzione talmente tanta che se non fosse per i gruppi di minoranza non ci sarebbero i voti per votare la maggioranza del Consiglio. Questo ci tengo a sottolinearlo. Grazie consigliere, passiamo alla votazione della mozione, grazie. Bassano, si vota Bassano, vedo che la consigliera Luisetto è sul pezzo. È su Bassano, su casa. Chiudiamo la votazione. Un attimo, un secondo. Chiudiamo la votazione. 29 favorevoli, un astenuto, una non partecipazione. È approvata anche questa mozione. Complimenti a Bassano e Bardolino, in bocca al lupo. A questo punto chiudiamo il Consiglio regionale della giornata odierna. Ci vediamo il 30 giugno al prossimo Consiglio. Grazie.